Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come stanno le mie splendide imperatrici e imperatori? Io sempre benissimamente meglio, diciamo. Sì, sto bene, l'energia si riprende a poco a poco. Oggi voglio fare un video bellissimo. Ho fatto appello al mio sposo celeste, ai miei avi e ai miei antenati affinché mi guidino nella lettura di questa splendida narrazione che andiamo a fare oggi per l'ultima luna piena dell'anno 2024, del 15 dicembre, che sarà alle ore 10 di mattina, va bene? Quindi per tutte le mie ragazze nuove, i miei ragazzi nuovi che ancora non hanno fatto e vogliono fare il rito, il culto degli antenati, invito a ascoltare il video podcast Magia Pratica 8, il culto degli antenati, perché lì vi dico tutti i passaggi e le chiavi da fare. Il rito del dare il cibo agli antenati, invece, quando vi spiego come si fa, fatelo entro il 14 a sera, non il 15 che è luna piena, va bene? Perché deve essere fatto durante la luna crescente. E i nostri avi e i nostri antenati sono i nostri spiriti guida, sono i nostri protettori, sono gli spiriti che ci ispirano nel fare ciò che quando sono pacificati, ci ispirano a fare quello che è la nostra missione, il nostro destino. Quando gli avi non sono pacificati, invece abbiamo tanti problemi nella nostra vita, cioè tante cose che si ripetono. Per esempio, un evento stesso che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete. Ecco, a cosa, a cosa servono tutte le pratiche che vi insegno? A pacificare questi spiriti perturbati, perché sono responsabili della nostra evoluzione. Per il 90-95% sono responsabili della nostra evoluzione. Noi abbiamo un karma individuale e scegliamo la famiglia, quindi la genia, per supportare tale karma e adempierlo. Quindi abbiamo un karma individuale e poi abbiamo il karma della generazione, della nostra genia, ok? Si uniscono questi due karma, detta un po' in maccheroni, maccheronici, però per farvi capire questo è il senso. Quindi le nostre qualità, i nostri talenti, i nostri doni hanno tutti a che fare con i nostri antenati e con il karma, i nostri tratti somatici. Se tu chiedi agli sciamani o ai popoli antichi chi era Dio o chi è Dio, ti rispondono gli avi, gli antenati. Gli antenati, come diceva Jung, i nostri avi sono anche i nostri organi, perché non esiste niente di materiale e di oggettivo. Quando abbiamo delle problematiche o sintomatologia degli organi in particolare o ereditarie, è perché ci sono delle carenze nella qualità che l'organo riflette. Per esempio, problemi al pancreas, il pancreas è l'organo deputato a viaggiare tra i mondi, lo spirito deputato a viaggiare tra i mondi e quindi difficoltà ad andare oltre al visibile, no? A viaggiare tra i mondi, a non avere paura. E se abbiamo problemi cardiaci al cuore, qualsiasi cosa di questa natura, abbiamo avuto problemi ad aprire il nostro cuore, i nostri antenati, qualcuno ha avuto problemi ad aprire il cuore o il cuore si è chiuso per un evento traumatico. E quindi possiamo avere questo tipo di problema adesso. E il male di vivere, polmoni, respirazione, la sete di vivere, anche la paura a vivere, e c'è uno spirito legato ai polmoni. Quindi è da intendersi tutto come degli spiriti, degli dei, i nostri organi sono gli dei. Ecco, la psicogenealogia è un approccio meraviglioso e quindi oggi, in occasione dell'ultima luna piena dell'anno, io voglio fare un video per ogni segno zodiacale. Voglio vedere qual è la memoria genealogica su cui puntare l'attenzione in questa chiusura d'anno. E per farlo
voglio mettere delle carte meravigliose che mi sono state inviate dalla nostra sorella, meravigliose, sono queste carte qui. La matrice del destino, memorie genealogiche, come rompere il patto karmico dei tuoi antenati per vivere felice nel benessere anche con la numerologia. È un'opera straordinaria che ha creato la nostra sorella, a cui la nostra sorella Maria Vittoria, a cui voglio dedicare un pensiero rispetto alla dedica che mi hai fatto sul libro. Non devi ringraziare me, devi ringraziare te e il Dio in cui tu hai avuto fede, i tuoi antenati, i tuoi avi che ti hanno dato quella risorsa affinché tu potessi realizzare, compiere il tuo destino nel modo più meraviglioso possibile. Quindi grazie, 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 grazie a te, grazie alla nostra meravigliosa famiglia e comunità, perché la comunità, la famiglia è qualcosa che sostiene l'adempimento del nostro scopo, del nostro destino e della missione dell'anima. E quindi la consapevolezza, come vi insegno sempre, rende l'uomo libero. E queste carte hanno uno straordinario potere di prendere consapevolezza di certune dinamiche e semplicemente tu ne devi prendere atto. Non serve altro che prenderne atto, consapevolezza, perché laddove non c'è luce, la consapevolezza è la luce che illumina. E siccome quando siamo inconsapevoli siamo vittime della nostra vita e tutto ciò che accade, la consapevolezza invece rendendoti libera dalla schiavitù mentale, dalla mancanza di radicamento in te, ti permette di sciogliere quei nodi che continuano a perpetuarsi nella tua vita sotto forma di drammi, eventi nefasti, non riuscire ad adempiere alla missione dell'anima, no? E siccome questa è una società che ha perduto il sacro, il senso del sacro, perché ha messo un Dio, come vi ho spiegato nel video Maggia Pratica 9, un Dio separato e distante da se stesso, come hanno fatto tutte le religioni monoteiste, soprattutto noi, quelle abramitiche come il cristianesimo, riportare l'uomo dentro Dio negli organi come gli antichi e riportare quindi in auge un futuro antico, il meglio del passato, un futuro antico, e riportare l'uomo dentro Dio, dentro gli organi e dentro la natura. Tu sei natura. Allora questo significa riprendersi il potere. Celebrare gli avi, gli antenati, perché i tuoi avi, i tuoi antenati sono, come stavo dicendo poc'anzi, ma anche nel video Maggia Pratica 8 ve l'ho spiegato, sono i tuoi ispiratori. Quando tu, come vi ho fatto vedere anche con la preghiera sciamanica, invochi tutte le istanze, quelle forze di cui tu sei espressione e manifestazione, allora tu ti senti, quando cammini nel mondo, un esercito insieme a te. E questo significa riportare Dio nell'uomo, come lo erano gli antichi. Siccome, come vi ho spiegato nel video Maggia Pratica 9, Dio è un'idea dell'uomo. Idea ha la stessa radice etimologica di dei, de, daimones, come diceva Platone. Viene da eidola. E allora, siccome è un'idea, quando tu inizi a consapevolizzare che Dio è la tua idea, dove me lo collochi questo Dio? Se in un cielo lontano, allora sarà tutta la tua esistenza separativa e quindi vivrai da vittima, non riuscirai a realizzare la tua missione. Se Dio me lo riporti dentro, allora tu vai in modo magnificentemente, diciamo, verso la missione della tua anima. E questi sono degli strumenti bellissimi che ci permettono di prendere consapevolezza, come tanti altri strumenti, no? Però io sono molto felice di quest'opera, di questa creazione, perché è l'adempimento di una grande anima, di una grande donna che ce l'ha fatta. E quindi io vi faccio un applauso bellissimo, bellissimo, e proprio incanalata nella missione. E quindi ringraziate i vostri avi, le vostre istanze, le vostre forze, perché come vedete quando vengono pacificati tutto si realizza. Allora, ragazze mie e ragazzi, per ogni segno zodiacale, ok?
Io farò prima di tutto una... scusami, io un po' di tosse, ma io sto bene. E allora facciamo prima di tutto una visione di questa luna piena, va bene? Una visione di questa luna piena e allora, dove stanno gli altri quelli che... No, scusate, Allora, qua 255 miliardi di tarocchi. Allora. Allora, voglio mettere la visione degli star code, prima di tutto. La visione degli star code e poi facciamo tutti i segni zodiacali. Allora, questa luna piena in Sagittario del 15 dicembre 2024. Qual è il messaggio degli spiriti di luce, degli star code? Vediamo. Il messaggio per questa luna piena. Allora, l'iniziazione fondamentale è ovunque. Tutte le volte che il cuore di un umano scoppia d'amore, tutte le volte in cui egli è amore, in ogni cellula del suo essere, il resto è solo strada per arrivare a questo punto di non ritorno. Wow, cioè io, mamma che bomba! Allora, questa luna piena è un passo iniziatico verso l'amore, verso la trascendenza. Cos'è l'amore? Amore è darsi. Amore è darsi a ogni cosa che accade. Amore è darsi alle proprie emozioni. Amore è un concetto talmente vasto che la nostra mente razionale non può concepire a livello intellettuale. Amore va sentito. Amore è un concetto che va sentito con il cuore, non con la mente. E allora ci dice che questo momento di luna piena sarà un momento di iniziazione nel darsi, nel darsi. Questo porterà a far traboccare d'amore le tue cellule, ogni cellula del tuo essere, in un amore sconfinato, nel vero sentido, mi sta venendo in spagnolo, nella vera sensazione di essere amore. Tu sei amore, sei emanazione del divino, espressione del divino, quindi sei sua figlia, suo figlio, e quindi il divino abita in te. Ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 9. E avverrà questo processo iniziatico nel darsi a questa consapevolezza. D'accordo? Ok, wow. Con questa consapevolezza adesso iniziamo tutti i segni zodiacali e per chi desiderasse gli oracoli della nostra sorella e tutto quello che vi ho fatto vedere prima, metto sotto l'info box in descrizione sul giardino dei libri, ok? Allora, partiamo dai segni di fuoco, aria, acqua e terra, d'accordo? Ok. Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere qual è il messaggio di questa luna piena per te con questi meravigliosi oracoli genealogici. Sono divisi in arcani maggiori e minori, cioè scusami, solo arcani maggiori ci sono, relativi alla memoria genealogica. E andiamo a vedere adesso qual è il messaggio su cui devi puntare l'attenzione, quale memoria genealogica hai bisogno di dissotterrare in questo momento nel prenderne consapevolezza affinché possa fluire, ok? Allora, con questa luna piena del 15 dicembre, per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, qual è
la memoria genealogica di cui devono prendere consapevolezza affinché possiamo trascenderla. Allora, questa corrispondente all'arcano maggiore e alla memoria genealogica, e questi sono ulteriori approfondimenti. Allora, vediamo quale memoria devi mettere in luce. La memoria genealogica del 5, che è l'arcano maggiore del Papa. Nella mia genealogia un bambino non è stato riconosciuto. Oggi accendo una candela dandogli il nome e il cognome. Quindi questa carta, adesso ti prendo anche il libro, perché voglio fare proprio una cosa completa. La memoria genealogica numero 5 corrispondente al Papa ci dice, eccola qui, questa memoria è rappresentata dal Papa, la figura centrale tra il cielo e terra, colui che possiede le chiavi dell'apertura e della via verticale che collega i due mondi. Qua parla della lettera H, ok. Questa memoria cosa rappresenta? Te lo dico per riassumere. La memoria genealogica 5 rappresenta una figura guida che possiede un'enorme conoscenza accumulata nel corso del tempo. La sua funzione principale non è creare, ma trasmettere e illuminare gli altri. Infatti spesso non opera da sola, poiché il suo scopo più profondo si manifesta nel rapporto con i discepoli o coloro che desiderano imparare da lei. L'aspetto dell'interiorità personale è particolarmente valorizzato, come se la figura del Papa invitasse a cercare le risposte all'interno di se stessi, in una dimensione di coerenza personale in cui non è possibile sbagliare. Spesso nella vita delle persone con memoria genealogica 5 si nota la presenza di una figura paterna, questo è ciò che devi riconoscere in questo momento, la presenza di una figura paterna positiva e benefica o la possibilità di affrontare i modelli paterni che ci condizionano o ci hanno ferito. E naturalmente l'aspetto paterno della vita può avere anche lati oscuri e quindi il Papa può anche rappresentare ferite emotive legate alla mancanza di fede, come il tradimento o il rifiuto del padre nei confronti del figlio. Quindi, per quanto riguarda questa memoria, ti leggo le altre linee più dirette, così vedi dove ti riconducono, ok? Allora, nel percorso della memoria genealogica 5 emergono una serie di conflitti e problematiche che possono influenzare la tua vita e il tuo senso di identità. Per esempio, il conflitto di valutazione e repressione personale. Il Papa vive una vita votata al sacrificio, alla rinuncia e alla castità, ma si trova in conflitto con il desiderio di esprimere il suo lato maschile e affronta una vita sregolata oscillando tra eccessi sacri e profani. Le persone con questo conflitto possono presentare un comportamento estremamente disciplinato e controllato in alcuni ambiti della loro vita, come nel lavoro o nelle pratiche spirituali. Tuttavia, questo stesso controllo può portarle a periodi di eccesso quando le restrizioni vengono meno, ricercando esperienze che sfidano le loro abituali restrizioni morali e sociali. Oppure ci può essere un mancato riconoscimento e svalutazione. Il Papa può aver sperimentato un mancato riconoscimento da parte del padre o dei genitori, con un padre assente o un ambiente familiare che lo svaluta e critica. Questo può portare a un conflitto interno di svalutazione e a problemi di autostima. Puoi aver vissuto l'abbandono in un collegio e essere stata oggetto di svalutazione e critiche da parte dei tuoi genitori. Poi, questo conflitto può portare a problemi di emicrania. La sensazione di una vita priva di significato e la continua svalutazione personale possono contribuire alla sindrome depressiva che il Papa può sperimentare. Oppure c'è potuta essere violazione delle leggi familiari e famiglie spezzate, oppure ci può essere stata bisessualità e difficoltà nell'esprimere il lato maschile. Quindi, nella vita quotidiana questo può tradursi in un'esplorazione attiva della propria identità attraverso relazioni o esperienze che sfidano le convenzioni tradizionali, cercando di comprendere e accettare le varie facce della propria natura. Allora, darsi valore e insegnare agli altri. Per affrontare i conflitti e superare la svalutazione, il Papa trova valore insegnando agli altri e condividendo la conoscenza. Chi ha questa memoria può diventare un insegnante, un maestro o un professore, offrendo agli altri l'opportunità di apprendere e di sentirsi valorizzati
per sviluppare dentro di sé e negli altri un senso di valore personale per trovare l'armonia nella propria anima. Quindi vi ho letto questo proprio perché dovevi mettere in luce un aspetto della tua memoria a livello genealogico che potesse riportarti ridarti un valore. Quindi, e ti dice, nella mia genealogia un bambino non è stato riconosciuto, oggi accendo una candela dandogli il nome e il cognome. Quindi, in questa luna piena, a ridosso di questa luna piena, ti suggerisce la carta, se c'è questa memoria, se stai guardando, se è Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete, c'è questa memoria da ricollegare a te. Quindi la memoria di essere riconosciuta da Dio, va bene? Se hai vissuto questa esperienza con questa luna piena, tu puoi finalmente lasciare il karma relativo a questo tipo di esperienza, perché sei riconosciuta, riconosciuto e amato dal Dio, dagli dei che ti abitano e che ti hanno fatto vivere questa esperienza affinché tu potessi superare te stessa o te stesso. Ok. Vediamo cosa ci dice quest'altro oracolo. Il rito, non ci posso credere, devi fare un rito in questi giorni. Accendere una candela bianca con la consapevolezza di essere amata, amato e riconosciuto. Benedico il momento del mio concepimento, della mia nascita. Festeggio la mia infanzia, la mia adolescenza, celebro la mia vita da adulta, onoro la mia vecchiaia. Quindi puoi anche ripeterti entrambe le frasi in questo rito con la luna piena. Lo puoi fare anche adesso, appena vedi il video, insomma. Lo puoi fare anche dopo la luna piena, insomma, cioè a ridosso, perché noi utilizziamo l'energia della luna, è un'offerta che facciamo alla luna, che sono i nostri avi, no? Di questa consapevolezza. Tu prendi consapevolezza e il karma piano piano viene dissolto. E ti suggerisco alla fine del rituale di pronunciare il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli esseri essere felici. Ti dico come si scrive. Sabbe Satta Sukhi Hontu, eccolo qua. Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli esseri essere felici. Quindi alla fine di qua c'è una memoria che di cui dovevi prendere consapevolezza che ha a che fare con un mancato riconoscimento da parte della tua famiglia o da parte, oppure un tuo avo, un tuo antenato, e tu ti sei sentita nuovamente o sentito in questa condizione qui. Allora prendere conoscenza, consapevolezza di questo porta già a illuminare il problema. E quindi con questa luna piena ti porta a pacificare questo evento affinché tu possa essere più libera e libero sempre di più. D'accordo? Adesso ti metto un'altra carta di queste, sempre della carta della numerologia. Vediamo qual è il consiglio o quello che ci vogliono dire. Una sola carta. L'acqua informata. Allora, vi ho già raccontato come si fa l'acqua informata. Lo trovate nella mia playlist, il salotto di Taromantic. Andate nella sezione playlist e ci sono 3-4 video. Quello dell'acqua informata. Qua dice informa l'acqua con parole d'amore. Praticamente tu metti all'interno di una bottiglia di vetro, che sia esclusivamente di vetro, vetro scuro se ce l'hai, però vetro va benissimo. Scrivi sulla bottiglia, puoi utilizzare anche un nastro adesivo dove si scrive, vediti come faccio quel video in modo tale che puoi comprendere. Scrivi quello che senti, scrivi amore, qua dice amore, spiritualità, gioia, abbondanza, salute, soldi, felicità. Siccome questo è il tema, io ti suggerirei o di scrivere il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu sulla bottiglia o di scrivere amore sulla bottiglia, va bene? Però quello che ti senti è, non a caso qua c'è proprio la luna piena, poi cosa devi fare? Praticamente la notte del 14, puoi mettere già dopo il tramonto, è importante che sia scuro, la bottiglia fuori,
con come l'hai sistemata, farla stare tutta la notte e recuperarla prima dell'alba, va bene? Altrimenti puoi mettere la bottiglia con la frase lo fai di sera con una candela, puoi mettere la bottiglia in un armadio chiuso, non dove passa la luce, e tenerlo lì per 24 ore, va bene? Poi la puoi bere quando vuoi, d'accordo? Ok. Ci sarebbe tante cose da dire, ma per ogni segno zodiacale adesso lo sapete, poi metto tutto nei podcast. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo verso la vostra liberazione. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qui per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere nel Leone. Andiamo a vedere qual è la memoria genealogica che devi prendere in considerazione, che devi mettere in luce, grazie alla potente energia di questa luna piena, affinché tu la possa smascherare, mettere in luce, ed è la consapevolezza che porta alla libertà. Allora, partiamo da questi, che sono gli arcani maggiori con la memoria genealogica, e poi ci mettiamo la specifica. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone, cosa devono riconoscere? Qual è la memoria genealogica che devono riconoscere in questa chiusura dell'anno? Memoria genealogica specifica. Allora, vediamo la memoria genealogica. La memoria genealogica del 5, che è il Papa, è uscita anche per l'Ariete questa. Allora, questa carta mi sta parlando di, qua dice, nella mia genealogia un bambino non è stato riconosciuto, oggi accendo una candela donandogli il nome e il cognome. Allora, l'ho appena letta nel video dell'Ariete questa carta qui, senza rileggertela, dal libro sempre Matrice del Destino. Il succo qual è? È possibile che ci sia una memoria in cui tu non ti sei sentita riconosciuta o riconosciuto in quello che sei, nella tua professione, nel tuo essere, e quindi sin da piccolo hai percepito questa memoria qui, va bene? Questo viene da altre vite, dai tuoi genitori. È come se questa carta adesso ti sta dicendo: prendi riconoscimento del fatto che c'è quest'ombra e mettila semplicemente in luce. Porta in luce questo. Ti leggo soltanto un trafiletto di questa perché è importante. Numero 5. Allora, indica soprattutto l'aspetto anche paterno, no? Perché ci sono ferite emotive legate alla mancanza di fede, anche come il tradimento e il rifiuto da parte del padre nei confronti del figlio. Quindi quello che ti voglio raccontare è questo: è possibile che ci sia un conflitto di valutazione e repressione personale, un mancato riconoscimento e svalutazione, la violazione delle leggi familiari e famiglie spezzate, bisessualità e difficoltà nell'esprimere il lato maschile. Cosa ti sta dicendo questa carta? Era tutto voluto da un karma. Bene? Siccome è tutto voluto da un karma, affinché tu possa superare tutto questo e sentirti profondamente amata e amato, sentirti la discendente o il discendente che prende per mano quel bambino o quella bambina e gli dà nuova linfa, nuova vita. E quindi in questo frangente della luna piena ti consigliano di accendere una candela affinché queste memorie vengano dissolte. Puoi scrivere questo: oggi accendo una candela, nella mia genealogia un bambino non è stato riconosciuto, che può essere tu o qualcuno. Oggi accendo una candela donandogli il nome e il cognome. In questa dicitura, donandogli il nome e il cognome, tu puoi scrivere il tuo nome e il tuo cognome, va bene? Se tu ti senti, diciamo, riconosciuta in quello che sto dicendo. Nella misura in cui non senti tanto questo riconoscimento, però questo riconoscimento è importante perché è possibile che grava sulla situazione attuale che stai vivendo. Quindi accendi questa candela e pronuncia il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu, che è questo qui. Sabbe Satta Sukhi Hontu, d'accordo?
possano tutti gli esseri essere felici. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro che ti voglio leggere qui. Sì. Sì, per quanto riguarda il lavoro, qui dice che tu potresti essere o diventare un insegnante, un maestro, un professore, offrendo anche agli altri l'opportunità di apprendere, di sentirsi valorizzati per sviluppare dentro di sé e negli altri un senso di valore personale, per trovare l'armonia nella propria anima. È come se non avessi riconosciuto il tuo valore, è comune a tutti questo, no? E quindi tu con il rito, siccome il rito è ciò che è importante riportare nella nostra quotidianità, perché il rito è quello che ci hanno tolto questa società patricentrica, moralistica, iperrazionale, riportare il sacro con il rito, con la pratica del rito nella tua vita, ti porta a riconsiderare questo tuo valore. Avere il valore non significa essere... L'autostima in sé, come la vede la nostra mente razionale nella società attuale, è qualcosa di fasullo. Tu non sei un soggetto distinto e separato da tutto, tu sei i tuoi avi, i tuoi antenati, tu sei lo spirito guida, lo sposo celeste, la sposa celeste, tu sei tutta un'immensità di forze, come vi ho spiegato nel video Maggio Pratica 9 e anche nella preghiera sciamanica, che ti invito a fare per sentire quel valore in te che ha a che fare con una coralità di spiriti, d'accordo? Devi mettere in luce questa cosa, va bene? In questa in questa luna piena. Vediamo qual è l'aspetto, quello che ci vogliono dire gli altri oracoli. Che Dio ti benedica! Come ci diciamo sempre, benedico tutti i miei avi, me stesso e gli altri, benedico la vita con amore. Fai questo e benedici tutti e tutto. E questo ti darà ti ridarà quel valore che hai necessità di sentire in questo momento, benedicendo tutto e tutti quei drammi che tu hai visto come drammi, devi benedirli perché ti stanno portando a realizzare questa tua missione, che è anche questo insegnamento verso l'altro, nel riconoscere il proprio valore. D'accordo? Adesso mettiamo una carta di queste, le carte della numerologia. Qual è il suggerimento? 5 cervelli, sei la media delle 5 persone che frequenti. Sei la media delle 5 persone che frequenti. Questa carta mi fa pensare molto al fatto che non siamo distinti e separati dagli altri. Non siamo distinti e separati dagli altri. Quello che apprendiamo nel corso della nostra vita è un ricordare. Noi non apprendiamo niente di nuovo, noi riaccordandoci alla nostra mente spirituale, il manas superiore, mente trascendente, noi ricordiamo le cose e le persone che ci sono che intorno a noi sono come se fossero dei lampi, sono nostre proiezioni che ci riaccordano a quel sapere antico. Quindi questa carta ha molto a che fare con questo senso, mi sta arrivando questo, però voglio leggere anche il libretto per vedere Maria Vittoria che cosa ha dato. 27 come descrizione. L'espressione sei la media delle 5 persone che frequenti riflette l'idea che le persone sono influenzate dall'ambiente e dalle relazioni che coltivano. Le persone tendono ad assimilare comportamenti, valori e atteggiamenti delle persone con cui trascorrono più tempo. Questo concetto sottolinea l'importanza di scegliere relazioni positive ed ispiranti per favorire la propria crescita personale. Esattamente le persone con cui parli e ti confronti possono fungere da specchio, riflettendo aspetti della tua personalità e influenzando il tuo sviluppo. La consapevolezza di come 5 cervelli influenzano la tua visione del mondo è un grande passo per una crescita consapevole. Il messaggio è riconosco e rispetto lo specchio di chi mi sta vicino. Esattamente questo. Ogni persona che incontri uno specchio l'una dell'altra, no? Ma è anche emanazione del divino, direi io. Siccome noi veniamo anche influenzati non dagli altri in sé,
Ciò per cui dobbiamo essere influenzati è voluto anche dal nostro karma. Il nostro punto di svolta è il superamento dei nostri limiti. Influenza o non influenza? Non c'è nessuno fuori che può influenzarti, perché non esiste nessuno fuori. Cioè esistono persone che sono specchio della tua anima che ti portano determinati messaggi. Qual è il tuo goal? La consapevolezza è il goal. Sapendo che ogni persona è maschera del divino, cioè della tua anima che ti porta dei messaggi, avere la consapevolezza di questo ti permette di scegliere con consapevolezza anche di chi ti circondi. Ok? Quindi anche qua abbiamo parlato, no? Di vedere in alcune persone certe autorità o non sentirsi, magari mi sta venendo da pensare anche non sentirsi apprezzati da quello che noi definiamo come autorità, una persona autorevole che apprezziamo. Tutto questo ha a che fare con un karma, ha a che fare con il fatto di prendere consapevolezza che fuori non c'è nessuno se non lo proietta la tua anima, e tutto ciò che proietta la tua anima ha un unico obiettivo, quello, come nel mito di Amore e Psiche, di ritrovare amore. Come si ritrova amore? Nella fede. Nella fede cieca e assoluta che tutto ciò che vivi è mandato dalla tua anima per ritrovare l'amore. E ritrovare l'amore significa ritrovare tanti aspetti, tipo il coraggio, tipo la forza, tipo il valore in se stessi. Tutti questi aspetti sono aspetti di quell'amore a cui l'anima tende. Quindi è la consapevolezza che rende l'uomo libero. Prendere atto di questo significa liberarsi dal tuo stesso giudizio. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere qual è, con questa luna piena, la consapevolezza che devi mettere su un aspetto della tua genia, in questo esatto momento. Laddove tu metti luce, l'ombra si toglie. E quindi prendere consapevolezza di un aspetto della genia in questo momento è importante affinché un'ombra che sta magari sopra di te, che tu non conosci, qualcosa che non conosci, possa emergere nella tua consapevolezza e lavorare dentro di te. Vediamo qual è quest'ombra su cui mettere l'accento. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario, di cosa devono essere coscienti per portare in luce una memoria. Mettiamo la memoria qui, poi mettiamo le carte di sostegno a fianco. Qual è la memoria di cui devi essere cosciente? Memoria genealogica numero 20, corrispondente all'arcano del giudizio. Io e i miei discendenti siamo liberi di desiderare i nostri desideri, si realizzano, i nostri bisogni vengono soddisfatti. Qua c'è adesso te lo leggo con il libro, che voglio essere esaustiva, una memoria di mancata realizzazione di qualche desiderio forse. Vediamo il 20. 20. Il giudizio. Il numero 20 simboleggia un risveglio, il passaggio da un livello di consapevolezza all'altro e l'invito a valutare e giudicare le proprie azioni e quelle altrui con compassione e giustizia. Corrispondente alla carta del giudizio, illustra la resurrezione e il giudizio finale. Questa carta parla di redenzione, di compimento e di conseguenze delle azioni passate che vengono alla luce per essere valutate e risolte. Quindi cosa questa memoria rappresenta? Andiamo a vedere. È il centro della coscienza, porta in sé conflitti importanti che vanno analizzati attentamente, quello del conflitto di autonomia e castrazione, la lotta interna per la libertà di scelta e l'espressione personale contro le limitazioni imposte da figure autoritarie o situazioni passate.
Chi vive questo conflitto può trovare difficoltà a liberarsi da vecchi schemi o da influenze esterne opprimenti. Questo si riflette nella vita quotidiana come un perenne sforzo per affermare la propria identità e scelte di vita contro le aspettative e i limiti imposti da genitori, insegnanti, leader o anche dalla società in generale. Risoluzione di vecchi rancori familiari. Il giudizio sfida a sanare vecchie ferite familiari e a riscattare membri della famiglia che possono essere stati emarginati o condannati. Avere il peso di antiche discordie familiari può portare a un'esistenza aggravata da non detti e incomprensioni. Nella vita reale ciò può manifestarsi come un impegno costante nel cercare di capire e risolvere questi conflitti, conducendo a un percorso di riconciliazione e liberazione emotiva. Superamento dei divieti. Il numero 20 rappresenta la necessità di oltrepassare i divieti che limitano lo sviluppo personale e la felicità. Affrontare i tabù o i divieti familiari può spingere le persone a mettere in discussione e a sfidare le restrizioni morali o culturali. Ciò si traduce spesso in un viaggio di scoperta e liberazione, dove la persona impara ad abbracciare pienamente se stessa e le proprie verità, superando i limiti che una volta sembravano invalicabili, certo. Assunzione di responsabilità per il proprio cammino incoraggia a vivere secondo i propri termini, riconoscendo le conseguenze delle scelte personali, assumendosi la responsabilità per la direzione presa nella vita. Questo conflitto enfatizza l'importanza di vivere la vita a scelta attivamente piuttosto che subirla passivamente. Le persone possono sentirsi motivate a prendere decisioni consapevoli, accettare le conseguenze delle proprie azioni e plasmare attivamente il proprio destino. Sì, guarda ragazzi, è molto chiara questa carta perché mi sta dicendo devi mettere luce sul fatto che devi andare contro quello che ti è stato imposto. Allora, se già lo stai facendo, ben venga, continua così, perché tu e i tuoi discendenti siete liberi di desiderare, i tuoi desideri si realizzano, i tuoi bisogni vengono soddisfatti. Qua è possibile che abbiamo avuto questa dicotomia tra la voglia di esprimerci e la castrazione dei limiti sociali, e quindi ti dice con questa luna piena porta consapevolezza in questo, perché adesso i tuoi desideri vengono realizzati, perché questo veniva da una memoria genealogica, affinché tu questi limiti che hai potuto vedere e che ti serve rivedere in questo momento che stai guardando il video, erano limiti imposti dalla tua anima affinché tu potessi superarli. Ok? Vediamo qual è la carta a sostegno. Alleanza familiare, guarda un po', l'abbiamo appena letto. Riconosci il tuo ruolo nella famiglia e rispetta il ruolo altrui. Cioè, riconoscendo il proprio valore, il proprio ruolo, non c'è più necessità di additare qualcuno o di ostacolare qualcun altro o venire ostacolati, perché quando noi subiamo la nostra vita, non siamo creatori, non siamo responsabili delle nostre scelte, subiamo la nostra vita. E qua ti dice che con questa consapevolezza ci sarà un'alleanza familiare, dove tu riconoscerai il tuo ruolo unico e irripetibile all'interno della famiglia e rispetterai anche il ruolo altrui, cioè rispetti anche il ruolo che gli altri hanno avuto nei tuoi confronti, quali attori indiscussi della scena che la tua anima ha creato per te. Ok? Vediamo cosa ti dice le carte di numerologia, il consiglio con questa luna piena. Acqua informata anche a te, è uscita anche nelle altre stese, nel leone è uscito. Quindi, allora, l'acqua informata nel mio video che si trova nella playlist Il salotto di Taromantic, nel mio canale, playlist, andate su playlist e andate a vedere nel salotto di Taromantic c'è il video per fare l'acqua informata, ok? C'è la copertina con una bottiglia. E, allora, durante il 14 a sera potete fare il rito dell'acqua informata prendendo una bottiglia di vetro, che sia di vetro, esclusivamente di vetro. Se avete vetro scuro, bene, vetro normale va lo stesso. Allora prendete il nastro adesivo come vi scrivo come vi dico in quel video lì e scrivete la parola che volete, la cui energia volete trasmettere all'acqua. Siamo fatti per l'80% circa d'acqua, quindi le molecole recepiscono quell'informazione e le nostre cellule viaggeranno a quell'informazione lì. Tutta la notte del 14 mettete dopo il tramonto l'acqua fuori alla luce della luna piena, anche se nuvoloso non fa niente,
Poi ritirate la bottiglia all'alba, però mettetevi la sveglia e all'alba ritirate la bottiglia e mettetela all'interno di una credenza chiusa, ok. Poi potete berla durante la giornata, si è caricata. Altrimenti la potete fare allo stesso modo, il rituale lo potete fare allo stesso modo mettendo la bottiglia d'acqua, mettete la scritta come vi spiego nel video comunque, la potete fare anche con la musica, nel video vi spiego come, senza dilungarmi qui troppo. Oppure potete mettere sempre la stessa bottiglia con la parola scritta sulla bottiglia, la potete mettere in una credenza chiusa, buia, va bene? E lasciate lì per 24 ore. Poi dopo passate le trascorse le 24 ore la potete bere, va bene? Questo è il rito che vi dicono di fare affinché potete scrivere quello che volete sulla bottiglia, potete scrivere, qua ci suggerisce la carta spiritualità, amore, gioia, felicità, abbondanza, soldi, salute. Siccome qua mi parlano di desideri, di sogni, scrivete quello che il vostro cuore desidera. Scrivete quello che il vostro cuore desidera, amore, amore incondizionato, prosperità, salute, d'accordo? E vi suggerisco anche, mentre state facendo la bottiglia, accendete una candela, magari la state preparando la sera, no? Il 14, accendete una candela e, recitando quello che magari c'è scritto qui, che è bellissimo. Io e i miei discendenti siamo liberi di desiderare, i nostri desideri si realizzano, i nostri bisogni vengono soddisfatti. E aggiungere anche: io riconosco il mio ruolo nella famiglia e rispetto il ruolo altrui. E poi chiudere tutto questo rito prima di mettere la bottiglia fuori con il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. Sabbe Satta Sukhi Hontu, che è quello che si scrive così: Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli esseri essere felici. D'accordo? Ok, quindi ragazzi miei e ragazzi, buon rilascio karmico. Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere su che cosa, qual è la memoria genealogica sulla quale devi mettere l'attenzione per poterla trascendere con questa luna piena. Allora, andiamo a vedere, memoria genealogica. Andiamo a vedere con questi oracoli. Questa prima parte degli oracoli sono gli arcani maggiori a cui sono attribuite le memorie genealogiche distinte. Vediamo un po'. Qual è la memoria genealogica su cui dobbiamo mettere attenzione, Acquario, per poterla trascendere con questa luna piena? Questa, e poi ci mettiamo le carte di supporto a fianco. Allora, vediamo. Memoria genealogica 17, proprio il tuo arcano, l'arcano della stella. Sono ciò che dico e dico ciò che sono. Il mio motto è l'autenticità di me, ti puoi fidare. Il mio motto è l'autenticità, di me ti puoi fidare. Vi leggo questa carta bellissima. Allora, numero 17 è la tua proprio la stella. Vediamo così cosa ci racconta Maria Vittoria nel suo libro, con l'arcano 17. Eccola. La stella. Allora, nell'alfabeto ebraico la lettera P, che corrisponde al numero genealogico 17, rappresenta la bocca, il punto di espressione e di nutrizione, sia fisica che spirituale. Il 17 simboleggia la comunicazione e l'espressione del vero sé, attraverso la parola e il cibo. Questo numero può rivelare il rapporto con il proprio corpo e l'autostima, oltre a echi di eventi traumatici come stupri addirittura o tradimenti che hanno inciso sulla percezione corporea e sull'intimità.
Nei tarocchi il 17 è rappresentato dalla stella, il 17° arcano maggiore è spesso associato alla speranza, all'ispirazione e alla rivelazione spirituale. La stella simbolizza la guida e l'illuminazione che viene dopo il caos, un faro di luce che offre direzione e conforto a chi si è perduto. Andiamo a vedere questa memoria cosa rappresenta per te, che la devi portare in luce, no? Semplicemente con la consapevolezza. La memoria 17 enfatizza la necessità di trovare e seguire la propria direzione e scopo, superando la vergogna o la timidezza. Simboleggia il processo di diventare visibili, riconoscendo e mostrando il proprio talento e bellezza interiore. Come la bocca che parla e si nutre, il Lappè invita a comunicare in modo autentico e ad eliminare il corpo e lo spirito ed a alimentare, scusami, il corpo e lo spirito con ciò che è veramente nutriente e illuminante. Quindi ti sta invitando in questo frangente di luna piena, grazie alle intenzioni che esprimi in luna piena, a essere autentica, autentico, senza vergogna, senza tradire più la tua autentica essenza. Un po' l'acquario, un po' il folle, il matto, il visionario, con Plutone che abbiamo anche in acquario, ci spingerà a evolvere la nostra vera essenza senza più timore o vergogna, perché tutto ciò che l'acquario può fare o dire sono visioni oltre, ok? Visioni oltre, che non verranno accettate bene dal luogo comune, quindi ben venga, come vi dicevo sempre quando ero piccola, se la massa va di qua, io devo andare di là. Mi spiego? Ok. Quindi, poi, i conflitti della memoria genealogica numero 17. I conflitti legati alla propria sfera personale, come la percezione di sé e l'autostima, sono necessariamente anche ostacoli che possono prevalere sul rapporto con gli altri. Vediamo insieme come agire. Il conflitto di espressione e nutrizione. Questa memoria può manifestarsi nella difficoltà di esprimersi liberamente o di gestire il proprio rapporto con il cibo e l'immagine corporea. Se per esempio siamo condizionati da valori comuni che hanno come obiettivo, per esempio, no, l'anoressia, la bulimia, sono i mali di questo tempo, perché? Perché dobbiamo, secondo una morale comune, conformare a un certo paradigma estetico, quando la vera estetica è la bellezza che trasuda da dentro, come vi spiego spesso nelle meditazioni guidate, no? Quelle che ci sono sul canale. E una bellezza autentica è quella che rimane per sempre ed è più attraente di quella che viene proposta dall'esterno. Okay. Le persone con questa memoria possono lottare con l'autocensura o con problemi legati all'alimentazione, cercando modi per nutrire sia il corpo sia lo spirito. Questo può spingere a sperimentare attività artistiche, la scrittura o la cucina, percependole come forme di espressione e autocura anche. Ottimo. Superamento di traumi e tradimenti. La stella come arcano incoraggia a guarire dalle ferite passate e a riscrivere la propria storia, liberandosi dai segreti o dai dolori che hanno ostacolato la crescita personale. Chi ha subito tradimenti o traumi può propendere per attività che implicano il racconto e la condivisione delle proprie storie, lo storytelling che vi dico sempre, no? Che vi dico sempre nel video Magia Pratica 8, come pacificare lo spirito dei vostri antenati. Come la terapia narrativa o la scrittura autobiografica. Nella vita privata possono impegnarsi in pratiche di meditazione o attività che favoriscono la guarigione interiore e la riflessione. Ricerca dell'autenticità e della fiducia. Il 17 ispira a vivere con sincerità e trasparenza, costruendo relazioni basate sulla fiducia reciproca e sull'integrità. Questo può significare evitare relazioni superficiali o lavori che richiedono di indossare una maschera, preferendo ruoli in cui possono essere genuini e trasparenti. Nella costruzione di relazioni cercano di essere aperti e vulnerabili, valorizzando la sincerità come base per legami profondi e duraturi. Sviluppo del talento e della visibilità. Incoraggia coloro che possiedono questa memoria a valorizzare i propri doni, a superare la timidezza e a splendere di luce propria, senza timore del giudizio altrui. E poi con Plutone in acquario che te lo dico a fare? Cioè ti spinge proprio ad essere la tua autenticità. Tendono a mettersi in gioco in campi che richiedono visibilità, come il teatro, la musica, l'arte, proprio la carta dell'artista per eccellenza, la stella, no? Spesso utilizzando la loro creatività per ispirare e motivare gli altri. Anche in ambito professionale possono cercare di essere riconosciuti per i loro contributi, lavorando per ottenere il riconoscimento che meritano. Questi conflitti radicati nella lettera P e nella carta della stella offrono l'opportunità di rinascere e di risplendere dopo periodi di oscurità, utilizzando la comunicazione e la creatività come mezzi di guarigione e rivelazione. Le persone legate alla memoria genealogica 17 possono eccellere in professioni che richiedono chiarezza espressiva e creatività, come l'arte, la scrittura, la terapia espressiva e la comunicazione.
Possono essere anche attratti da ruoli di guarigione e di supporto, come la naturopatia, la cristalloterapia e il lavoro umanitario, riflettendo la natura guaritrice e nutritiva della stella. La loro predisposizione a incoraggiare gli altri a diffondere la conoscenza e la luce li rende guide spirituali e mentori ispiratori, portando se stessi e gli altri verso la realizzazione del proprio potenziale e la scoperta della propria strada verso la luce. Come vedete, una carta stupenda che ti sta dicendo in questi giorni di luna piena, prendi coscienza di chi sei veramente oltre i limiti e i condizionamenti e fallo, vai, perché anche Plutone è dalla tua parte. Va bene? Vediamo da quale carta è accompagnata. Mamma e papà, vi ho scelti prima di incarnarmi, io vi ringrazio perché la mia anima ha avuto bisogno di voi per evolvere. Molti di voi avranno avuto i conflitti con madre e padre, no? È chiaro, perché voglio dire, sono i primi grandi archetipi che dobbiamo integrare e superarli. Quindi benedici tua madre e tuo padre proprio in questi giorni di luna piena, perché è potentissima, perché loro ti hanno dato quello che tu adesso farai. Grazie alle difficoltà che hai potuto sperimentare con mamma e con papà, tu adesso realizzi il tuo scopo. Amare incondizionatamente i propri genitori non significa ti amo nonostante quello che mi hai fatto, ti amo nonostante... No, quello è un baratto, come cantava anche Renato Zero. L'amore non è un baratto. Amare incondizionatamente presuppone la consapevolezza che quella famiglia l'hai scelta tu affinché potessero supportare la tua missione. Supportare la tua missione non significa coccolarti, starti accanto, cioè non solo questo, ma anche darti sfide importanti affinché tu possa superarle e portarle al collettivo, perché hai un ruolo importante nel collettivo, tu Acquario. Ce l'abbiamo tutti. Ma l'Acquario, come ci dice anche l'arcano della stella, porta luce e consapevolezza grazie alle sfide che ha superato, le sfide che l'umanità sta superando. Va bene? Ok. Quindi è la consapevolezza che rende l'uomo libero, è la conoscenza. Sappi che tutto quello che hai vissuto con mamma e papà ti è servito oggi per darti al mondo con questa consapevolezza. Quindi l'amore incondizionato non è ti amo nonostante quello, no, proprio perché sei stata. Che ne so, io vi dico di mia madre e mio padre, vi racconto sempre le mie storie di vita, no? E mia madre è stata molto austera con me, lo studio, la scuola prima di tutto, attività creative zero, e io ero un artista, quindi mia madre mi ha dato la disciplina nel realizzare poi le mie attività creative, olistiche, naturopatia, esoterismo, medicina, e quindi grazie a quella disciplina che ho messo negli studi che non mi piacevano, sapete che mi sono laureata in scienze politiche, vecchio stampo, la disciplina in quello mi ha permesso di realizzare con disciplina i miei studi per arrivare poi al mio successo personale oggi. Quindi è quella la consapevolezza di aver scelto quella famiglia lì. Ok? Vediamo adesso cosa ci insegnano questi altri oracoli, le carte della numerologia, sempre della stessa autrice, creatrice. Vediamo. Luna nuova, siamo in luna piena, luna nuova però è la luna degli inizi. L'inizio di questa consapevolezza porterà alla realizzazione del tuo sé. Chiedi e ti sarà dato. Pianta i semi dei tuoi desideri con la luna nuova. Siamo in luna piena. Quindi la luna nuova è da intendersi come un simbolo di cosa? Degli inizi. Fa che questa luna piena ti dia la forza per iniziare appunto l'inizio della tua nuova era. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere questa luna piena su quali memorie genealogiche ti porta a mettere l'attenzione affinché tu possa metterle in luce e trascenderle, ok? Allora, vediamo qual è la memoria genealogica associata a questo momento per te con la luna piena. Qual è la memoria genealogica da mettere in luce?
poi la carta di supporto. Non tutte, vabbè che siamo tutti uno, però vediamo. Allora, vediamo qual è la memoria genealogica da mettere in luce in questo momento. Gemelli. Memoria genealogica numero 18, corrispondente all'arcano maggiore della Luna. Il segreto genealogico. Chiedo la mia saggezza interiore alle mie guide che tutto ciò che devo sapere mi venga rivelato. Ok. Ci sono delle cose che devono esserti rivelate e puoi appellarti al tuo sposo celeste, al tuo spirito guida, alla tua sposa celeste affinché ciò che devi sapere ti venga rivelato. Ma ti leggo questa carta per andare ad avere una visione onnicomprensiva di quello che devi mettere in luce. Numero 18. Eccola. No, non è questa, scusami. 16. Eccola la Luna. Nell'alfabeto ebraico la lettera Tzadi, che corrisponde al numero genealogico 18, è associata alla ricerca della giustizia e della verità. Il 18 rappresenta i segreti, ciò che è nascosto, represso, come la Luna, no? E la profonda intuizione necessaria per portare alla luce tali misteri. La presenza di specchi, acqua e altri elementi riflettenti in relazione con questo numero può simboleggiare la protezione dei segreti o la riflessione sulle verità nascoste. Nei tarocchi il 18 è rappresentato dalla carta della Luna che evoca l'immagine dell'inconscio, dei sogni e dell'intuizione. La Luna parla di incertezze e ambiguità e delle sfide nel distinguere la realtà dall'illusione. Come direbbero i buddisti, tutto è Maya, tutto è illusione, cioè nel senso... Vabbè. Quindi, però lei si riferisce da quello che... Vabbè, insomma, adesso vi leggo. Può anche riferirsi a periodi di confusione emotiva o psicologica, magari in cui stai versando in questo momento, che richiedono una navigazione attenta per trovare la strada verso la chiarezza. Questa memoria cosa rappresenta? Andiamo a vedere cosa dobbiamo mettere in luce, cosa rappresenta. La memoria 18 invita a esplorare gli angoli oscuri dell'anima e a confrontarsi con le parti di noi stessi o della nostra storia che abbiamo paura di rivelare o accettare. È un richiamo a riconoscere e integrare gli aspetti più nascosti della nostra identità e a usare la nostra intuizione per guidare il cammino verso la luce della consapevolezza. I conflitti della memoria genealogica 18, cioè quelli che potresti aver avuto, in questo momento devi trascendere. La memoria 18 porta con sé tutti quei conflitti legati all'inconscio e agli istinti. Vediamoli insieme. Il conflitto di segreto. La lotta per mantenere o rivelare segreti che possono avere radici profonde nella storia familiare o personale. Le persone influenzate da questa memoria possono essere coinvolte in professioni che richiedono riservatezza, come l'avvocatura o la psicoterapia, o potrebbero essere attratte da ruoli di investigazione e ricerca. In alternativa possono lottare con il carico emotivo di mantenere segreti familiari o personali, cercando modi per alleggerire questo fardello attraverso l'arte, la scrittura o la condivisione confidenziale in un contesto terapeutico. E gli altri conflitti sono navigazione tra illusione e realtà. La Luna come arcano maggiore sfida ad affrontare l'ambiguità e la necessità di discernere tra ciò che è reale e ciò che è proiezione della nostra psiche. Cioè le paure, soprattutto credo si riferisca a Maria Vittoria, no? L'autrice di tutti questi splendidi oracoli del libro, si riferisca soprattutto alla... che cosa stavo dicendo? Mi sto ricordando. Ah sì, tra le paure, ecco questo, le paure della nostra psiche vanno affrontate e sono inerenti soprattutto a quegli istinti repressi a cui la nostra morale comune, iperrazionale, patricentrica e discriminante ci ha indotto, ci ha indottrinato, educastrato a vivere. Quindi tutte quelle paure profonde vanno incluse con l'amore, che le paure sono gli istinti repressi, ok? Coloro che portano questa memoria possono lavorare come artisti, scrittori o in campi creativi dove l'illusione e l'immaginazione sono centrali. Si potrebbe anche osservare una tendenza a immergersi in filosofie o pratiche spirituali che aiutano a distinguere tra le proiezioni della mente e la realtà oggettiva.
Superamento di tabù e vergogna. La memoria 18 può essere legata a temi sociali o personali che sono stati tabù, come l'omosessualità o il tradimento, e l'invito è a superare la vergogna associata a tali aspetti. Questa memoria può spingere le persone a diventare attivisti, consiglieri o a lavorare in settori legati alla salute sessuale, alla diversità e all'inclusione, per aiutare altri a superare la vergogna e i tabù sociali. Nella vita privata possono impegnarsi in un lavoro personale per affrontare e riconciliarsi con aspetti della loro identità o storia che sono stati fonte di vergogna. Poi gli altri conflitti legati alla memoria genealogica sono ricerca di equilibrio psichico ed emotivo, incoraggia a trovare pace interiore e a bilanciare le energie femminili e maschili dentro di noi, promuovendo un'integrazione più sana e completa della nostra identità. Le sfide emotive e psichiche possono guidare verso professioni di guarigione come la psicologia, il counseling, la medicina olistica. A livello personale possono cercare equilibrio attraverso pratiche di mindfulness, yoga o meditazione ed essere particolarmente sensibili alle fasi della luna e ai suoi effetti sul benessere emotivo. Questi conflitti radicati nella Terra, nella lettera Tzadi e nella carta della Luna sono un'opportunità per affrontare e risolvere questioni profonde e trasformare la sofferenza e il silenzio in guarigione e crescita. Il lavoro. Coloro che risuonano con la memoria genealogica 18 potrebbero essere attratti da professioni che li pongono in contatto con l'esplorazione dell'inconscio, come la psichiatria, la psicologia, l'ipnosi regressiva e il counseling. Potrebbero anche essere interessati alle professioni che implicano la cura e l'accompagnamento durante momenti di crisi o cambiamento, come il lavoro di ostetrica o di ginecologo, e a quelli che richiedono la capacità di lavorare con l'intuito e la spiritualità, come la cartomanzia, l'astrologia o la cristalloterapia. La loro capacità di connettersi con le profondità dell'animo umano può essere utilizzata per guidare gli altri attraverso la notte oscura verso una nuova alba di comprensione e accettazione. Quindi questo è ciò che dovevi mettere in luce, che devi mettere in luce grazie con questa potentissima luna piena. E il conflitto del segreto fondamentalmente, abbiamo degli istinti repressi dovuti a questa morale, come ti stavo dicendo poc'anzi, e quindi la necessità di dire io sono perfetta, io sono perfetto. E soprattutto, quando tu vuoi chiedere, sapere qualcosa, chiedilo al tuo sposo divino, alla saggezza divina, al tuo sposo celeste o sposa celeste o spirito guida, ciò che deve esserti rivelato a livello intuitivo per procedere, ok? Vediamo qual è la carta di supporto. Mi amo, io mi onoro, io mi sento perfetta, io sono perfetta. Scrivo e riconosco le mie paure e mi permetto di superarle. Allora questa carta ti sta dando un ottimo consiglio, ottimi oracoli, e ti dice scrivi quali sono le tue paure. In questa luna piena che hai il supporto della grande madre. Perché quando vedi le tue paure, le metti in luce con la scrittura, allora tu puoi capire che sono paure infondate e relative a una morale castrante. Relative a una morale castrante. Ok? Andiamo a vedere che cosa ti dice le carte della numerologia come sostegno ulteriore. Lo shock. Ho bisogno di qualcosa che mi porti fuori dalla zona di comfort. Eh sì, questa è una carta che ti sta dicendo che in questa luna piena potresti avere uno shock di illuminazione. Uno shock di illuminazione. Lo shock di illuminazione è un po' come la torre, no? La torre è una rigidità di concetti entro i quali noi siamo schiavizzati dalla nostra stessa psiche educastrante che porta a realtà di penuria. E quindi questa luna piena mi dice che ci può essere proprio uno shock di illuminazione, un'illuminazione che ti porti fuori dalla zona di comfort, perché i nostri problemi, cioè quello su cui noi navighiamo, sai, ormai io sono così, quello sono così, quella è una zona comfort, Quindi le intuizioni che ti arriveranno chiedendo al tuo sposo o sposa celeste e la pratica scrivendo le tue paure e ribaltarle, cioè prenderne atto praticamente, provocherà in te uno shock di illuminazione, uscendo fuori dalla zona di comfort. Bellissimo, bellissimo. Ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!
Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere quali sono le memorie genealogiche da portare in luce con questa splendida luna piena affinché tu possa avere consapevolezza e trascenderle. Allora, vediamo un po' quali sono le memorie genealogiche di cui devi prenderne atto, quindi consapevolezza e poterle trascendere. Bilancia. Una prima carta, seconda carta di supporto per la memoria genealogica. Allora, vediamo un po' qual è la memoria genealogica da trascendere in questo momento. Numero 19, la memoria genealogica del sole di Tarocchi, legata al padre. Mio padre mi passa la forza maschile dell'albero genealogico, attraverso di lui divento più concreto e realizzo i miei obiettivi. Forse c'è una memoria genealogica legata al padre, che abbiamo percepito un padre assente o un padre autoritario, la figura del padre centrale. Ti leggo la carta per farti prendere consapevolezza e liberarti semplicemente con la consapevolezza. 19. Allora, nella tradizione ebraica la lettera Kuf o Kop, che corrisponde al numero genealogico 19, si collega al concetto di sole, luce e chiarezza. Il 19 associato alla purificazione e all'energia del sole che tutto rivela e riscalda è simbolo di vitalità, visibilità e trasparenza. Questo numero porta con sé l'idea di potenziale rivelato e l'energia positiva necessaria per far emergere e sostenere la vita. Nei tarocchi il 19 è rappresentato dalla carta del sole, il 19esimo arcano maggiore, che celebra il successo, la felicità e il raggiungimento degli obiettivi. Il sole simbolizza la gioia di vivere, la creatività e la fertilità ed è spesso collegato a un periodo di grande chiarezza e ottimismo. Cosa rappresenta questa memoria? La memoria 19 rappresenta il bisogno di vivere in piena luce, di accettare e integrare le parti della propria personalità che possono essere state nascoste o soppresse, in virtù della morale castrante che abbiamo. Simboleggia l'unione e l'armonia, la possibilità di vivere relazioni equilibrate e autentiche e la celebrazione della propria identità in tutte le sue forme. Quali sono i conflitti legati a questa memoria di cui devi prenderne atto e portarli in luce? Conflitto di identità e ruolo. Il numero 19 può portare a confrontarsi con le tradizionali dinamiche di genere e potere all'interno delle relazioni della famiglia. Gestione dell'equilibrio nella relazione. La carta del sole sfida a trovare l'equilibrio tra il maschile e il femminile, sia internamente che nelle relazioni interpersonali. Superamento di vecchie dinamiche familiari, incoraggia a risolvere e liberarsi dalle vecchie dinamiche familiari oppressive o limitanti. Celebrazione del proprio essere. Il 19 invita a una piena espressione di sé e alla realizzazione del proprio potenziale senza paura di giudizio o critica. Questi conflitti, radicati nella lettera Kuf e nella carta del sole, offrono la possibilità di riconoscere e valorizzare la propria luce e la propria forza, trasformando qualsiasi energia negativa in positività e abbondanza. Lavoro. Chi risuona con la memoria genealogica 19 può trovare soddisfazione in professioni che coinvolgono la guida e l'illuminazione degli altri, come l'insegnamento, la consulenza e il coaching. Possono essere attratti da ruoli che celebrano la vita e la crescita, come il lavoro in campi legati alla fertilità e al benessere, l'arte, il design e tutte le professioni che richiedono creatività e innovazione. Il loro ruolo può anche essere quello di portare luce nelle situazioni oscure, fungendo da catalizzatori per il cambiamento e il progresso sociale. Bellissima descrizione, io ci aggiungerei proprio il senso in questo momento della luna nuova, rispetto alla memoria genealogica di cui devi prendere consapevolezza, il rapporto con il Padre Celeste. Il rapporto con il Padre Celeste. Il Padre Celeste è tutto ciò che ti nutre, è il Padre Celeste che poi nelle nostre tradizioni il Padre Celeste, nelle altre la Madre Terra, il Dio è Padre e Madre, no? E delle divinità sono un unico Dio, come ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 9, quindi senza ripetermi il senso qual è?
il rapporto con la divinità. Sentire dentro di te la divinità che ti incarna in tutti i suoi aspetti e in tutto ciò che vivi quotidianamente, in tutto ciò che ti palesa dall'esterno. In questo momento mi stai guardando e siccome io non esisto senza che tu che mi guardi e tu non esisti senza che io che ti parlo, quindi siccome la realtà esiste nella misura in cui noi la osserviamo, cosa ti sta dicendo? Io sono un'emanazione del Padre Celeste, in questo momento ti sta dicendo sii fiera della tua divinità che ti incarna. Perché grazie a questa fierezza di essere uno con la divinità tu realizzi i tuoi obiettivi. Senza questa consapevolezza non vai incontro a questa realizzazione, sei sostenuta da forze indicibili dentro. E siccome qua dice anche, scusami, mio padre mi passa la forza maschile dell'albero genealogico, attraverso di lui divento più concreto e realizzo i miei obiettivi. Fai una lista, ti faccio fare quest'atto psicomagico, delle peculiarità positive che ha tuo padre, oppure che aveva tuo padre. Se non hai conosciuto tuo padre, va bene, mettiti in posizione meditativa, bastano 5 minuti, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, fai appello al tuo spirito guida di darti l'immagine di tuo padre davanti ai tuoi occhi chiusi. Senti quali sono le qualità predominanti di questa figura di luce che hai davanti. Senti quali sono le qualità. Stai 5 minuti lì, ok? Poi riapri gli occhi e scriviti le qualità di tuo padre. Va bene? Quelle qualità sono le tue qualità, sono quelle di cui devi prendere atto e consapevolezza per realizzare quei tuoi obiettivi, in questo momento preciso di questa luna piena. Ok? Vediamo da quale carta è supportata. Senso di colpa, forse c'è un senso di colpa legato a papà. Mi impegno a rompere questa memoria evitando di generare vergogna o senso di colpa attraverso le mie azioni. C'è un senso di colpa legato a papà, o inconscio o conscio. Se tu lo riconosci in qualità di che è cosciente, bene. Se non lo riconosci, sappilo. C'è un senso di colpa legato al papà. Allora, il senso di colpa è qualcosa che arriva per una morale distorta. Il senso di colpa ce l'ha soltanto l'uomo. Perché? Gli animali non hanno senso di colpa. Perché? Perché nell'uomo vige la morale. Come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 9, ragazze mie, invito a riguardarvelo per avere la mente trascendente, la vostra vita diventa piena con tutto quello che facciamo insieme qua sul canale, tanto lo sapete già, lo dico per le ragazze nuove. E allora, il senso di colpa ce l'ha solo l'uomo, viene da una morale castrante. La morale arriva dalla religione sociale. Tutte le religioni hanno un aspetto sociale e un aspetto esoterico. L'aspetto sociale serve alla governabilità. Allora io ti dico che questo è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, questo è peggio, questo è buono, questo è cattivo, secondo una morale, una religione sociale. E se tu fai la cosa cattiva secondo questa morale sociale, religione sociale, allora tu avrai senso di colpa. Questi sono iniettate dentro di noi, sono tutte inconsce. Le religioni, l'aspetto esoterico delle religioni invece è tutto bellissimo, è la vera religione. Allora, il senso di colpa ti viene da questa morale. Ok. L'io che vive la sua vita secondo la morale, no? Secondo questa morale, si sente in colpa, il nostro io, il nostro ego. Cosa fa l'anima invece? L'anima invece diventa responsabile. Allora, se tu ti senti in colpa verso papà, tu devi essere consapevole che hai proiettato tu delle circostanze che poi ti hanno fatto sentire in colpa. Le hai proiettate tu in qualità di anima per superarti e per evolvere. Quindi devi dire: io mi riassumo la responsabilità delle mie proiezioni animiche. Soltanto chi si riassume la responsabilità può cambiare la realtà e realizzare gli obiettivi. Perché se sei vittima, e quindi, cioè se ti senti in colpa e sei vittima, è la stessa cosa, tu non puoi cambiare la realtà e quindi non puoi realizzare i tuoi obiettivi. Quindi il mago
si sente responsabile di aver proiettato determinate immagini nella propria vita. La vittima c'è il senso di colpa, non fa niente, non può cambiare la realtà. Quindi questa luna piena ti dice: metti in luce questo aspetto e vai incontro a riassumerti la responsabilità. Ok, vediamo cosa ti dicono le carte della numerologia. Ruolo negato, c'è un ruolo negato, ho bisogno di radicarmi e di prendermi ciò che è mio. Ruolo negato. Ruolo negato. Praticamente questo è il succo di quello che ti ho detto, senso di colpa e responsabilità. C'è un conflitto col padre qua, un conflitto in questo senso, con l'archetipo padre. Facendo questo, tu ti radichi e ti prendi ciò che è tuo. Va bene? Vediamo cosa dice questa carta, cosa dice Maria Vittoria nel libretto di questa carta 38. È bello sentire che ami la tua genealogia e che la consideri una fonte nutritiva e radicante. La connessione con le tue radici familiari può offrire un senso di appartenenza e fornire una base solida per la tua identità. Esplorare la tua genealogia può arricchire la comprensione di chi sei e da dove vieni, contribuendo a mantenere vive le tradizioni familiari e a valorizzare la tua storia personale. C'è un ricordo da bambino che hai trasmesso ai tuoi figli? Potresti piantare un albero senza spine dedicandolo alla tua genealogia. Il pesco rappresenta la vita eterna. Il messaggio: onoro i miei antenati, mi danno appartenenza e allo stesso tempo il permesso di essere me stesso. Sì, ragazzi, qua mi viene col padre, ragazzi, quindi voi radicatevi in questo, riassumetevi la responsabilità. Molti di voi stanno già facendo il culto degli antenati che vi ho messo nel video Magia Pratica 8, e vedrete che le cose andranno via via a scemarsi, ma semplicemente il fatto che tu adesso ne hai preso atto porterà alla risoluzione, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere qual è, con questa bellissima luna piena, la memoria genealogica su cui devi focalizzare l'attenzione, una situazione karmica su cui devi prendere consapevolezza per portarla in luce. E sappiamo che la consapevolezza rende l'uomo libero. Ok, andiamo a vedere qual è la memoria sulla quale ci concentreremo adesso. Qual è la memoria per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci? Poi mettiamo la carta di supporto. Ok, vediamo qual è la memoria su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione. Memoria genealogica numero 8. Non giudico i miei avi, è la giustizia questa, non giudico i miei avi così da non essere giudicato. Tutto è perfetto così com'è, mi rimetto alla volontà divina. Ok, quindi qua c'è qualcosa di un giudizio che è stato messo sui tuoi avi o sui tuoi antenati o sulla tua famiglia che può ostacolare tale giudizio. Il giudizio ostacola sempre perché limita la creatività e l'espressione. Quindi, piuttosto che giudicare, tu manda meriti e benedici quella famiglia che hai scelto in qualità di anima, quindi sii responsabile, riassumiti la responsabilità per andare incontro alla prosperità che ne genera questa tua responsabilità. Ti leggo la memoria genealogica numero 8, così che tu possa essere consapevole, perché stiamo facendo un lavoro di consapevolezza e quindi di libertà in questo momento. Eccola. Memoria genealogica numero 8, Elt, la giustizia. Allora, nell'alfabeto ebraico la lettera Et, che simboleggia il numero genealogico 8, è una manifestazione del simbolo della giustizia nei tarocchi. Et possiede un'innata connotazione simbolica legata all'idea di barriera o ostacolo, tanto che la sua forma ricorda un recinto. Questo numero, l'8, ha un profondo significato essendo il doppio del 4.
Simboleggia la trasposizione e la duplicazione di limiti tra la dimensione psichica e quella fisica. Viene anche percepito come una doppia porta, un ingresso a conoscenze arcane e un ritorno alla normalità. Se capovolto, l'otto assomiglia al simbolo dell'infinito, evocando l'idea di rinascita e resurrezione. Parallelamente, la carta della giustizia nei tarocchi enfatizza la sfera terrena delle leggi e la ricerca di interventi legali per dirimere controversie. Questa carta sollecita un'analisi ponderata della realtà, un bilanciamento tra vantaggi e svantaggi per giungere a decisioni consapevoli. Qual è la memoria di cui in questo momento ti devi fare consapevole? Te lo dico subito. Le prime 7 memorie conducono l'individuo in un viaggio introspettivo, ma con l'8ª memoria emerge la dimensione sociale. Una fase che spinge l'individuo a confrontarsi con il giudizio altrui, potendo così generare una tendenza all'iperrazionalità, spesso alimentata dalla paura di essere giudicato. Questa memoria genealogica simboleggia il giudizio e può essere paragonata a un confine, come una siepe o un recinto che definisce e protegge il proprio spazio personale. In questo contesto la figura paterna assume un ruolo chiave, rappresentando l'autorità che stabilisce i limiti e guida il bambino nell'affrontare il mondo, insegnandogli a proteggersi e a mantenere le proprie distanze. Inoltre, questa stessa memoria impone all'individuo un cammino di integrità nel rispetto dei limiti, attirando così conseguenze sia positive che negative in base alle azioni intraprese. Comportamenti disonesti portano a ripercussioni, mentre azioni virtuose conducono a benedizioni, manifestando una forte autocritica che può essere un doppio taglio. Chi è influenzato da questa memoria, anche se ateo, può sentirsi spinto a esplorare concetti di pace, prosperità e spiritualità, cercando di navigare in queste acque senza prenderne l'essenza. È fondamentale ricordare che nessuno detiene la verità assoluta, piuttosto che assumere un ruolo inappropriato, ci si dovrebbe concentrare su una comprensione profonda di cause ed effetti, come suggerisce la nozione di karma, e ricercare l'equilibrio. Tutto arriva per un ottimo fine, diceva Giordano Bruno prima di essere messo a rogo. Quello che accade sono eventi, enti, entità, spiriti, non li puoi decidere tu come soggetto distinto e separato dal tutto, ma tu in qualità di anima che è unita a questi eventi, all'anima del mondo, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 8 e anche nella favola di potere della dea Nyx. Quindi quello che già ci sta dicendo questa carta, adesso ti continuo a leggere, ma qual è il senso? Dove devi mettere l'attenzione? Su quello che diceva Eraclito. Come vi dico sempre, Eraclito diceva che alcune cose sono giuste per gli uomini, alcune cose sono sbagliate, alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte. Per il divino tutto è perfetto. C'è una perfezione in tutto ciò che accade, che la mente umana ha l'ardire di voler analizzare, cosa impossibile, perché vuoi analizzare un concetto trascendente, animico, assoluto, con una mente limitata che non vede oltre. Ok, quindi vedere la perfezione in tutto ciò che esiste, questo mi arriva da questa carta. Includere tutto, come vi insegno sempre con il mantra Uketamo, Uketamo, io includo e benedico, io includo e benedico. E andare verso il tuo vero sentire. Ok, vediamo un po' i conflitti della memoria genealogica numero 8. Portare con sé la memoria genealogica del giudizio e della giustizia è un privilegio enorme, che ha delle responsabilità e dei conflitti. Vediamoli insieme. Individualismo. La memoria genealogica 8 è associata al giudizio e all'idea di creare una barriera o un recinto per delimitare il proprio territorio. E questo è quello che vi dico sempre, no? La mente limita, l'amore si dà. Quindi, vedere l'altro non distinto e separato da te ti fa includere l'altro come anche gli eventi. E quindi andare ad appianare un po' l'individualismo che ci può essere nel separare tutto. Chi ha questa memoria può manifestare comportamenti di introversione e di chiusura,
con un'eccessiva tendenza alla protezione di se stessi, limitando così la capacità di connessione e apertura verso gli altri. L'amore è il contrario dell'individualismo, che è egoismo, che è individuo. L'individuo si sente distinto e separato da tutto, cosa che non è vera. Ecco perché poi subisce il mondo esterno, perché subisce la sua ignoranza stessa, che niente è distinto e separato. Poi abbiamo vergogna e svalutazione. Il numero 8 può essere legato a un senso di esilio o di sentirsi fuori dal recinto familiare. Avere questa memoria porta con sé sentimenti di vergogna e di svalutazione, causando un senso di esclusione. Il tutto per timore del giudizio degli altri, che può portare a comportamenti castranti che limitano l'espressione di se stessi per la paura di fare errori. Dovete sapere, no? Quello che ti sta dicendo questa carta, non esistono errori. L'errore è la mente umana limitata e razionale che vede errore, perché la mente umana razionale che vuole il controllo e il potere ed è conformata a un sistema di valori che ha determinate credenze, ti vuole far essere performante in delle situazioni, secondo una morale comune. Quindi non esiste l'errore, la mente razionale vede errore quando tu non sei performante in delle situazioni su come la società vede una determinata cosa. Quindi spinge all'autenticità. Quindi non devi castrare le tue espressioni. Ok. Vittima e carnefice. La memoria genealogica 8 può contenere il ricordo di tradimenti o situazioni di ingiustizia all'interno della famiglia. Se temi di sbagliare e porti un giudizio duro verso chi ha trasgredito le regole familiari, questa angoscia può radicarsi profondamente, manifestandosi in malattie legate al bisogno di purificazione e liberazione da pesanti ricordi. La paura di essere giudicati può produrre sintomi fisici come disturbi addominali o comportamenti che reprimono l'autentica natura della persona. Quando costoro si sentono ingiustamente trattati, possono adottare un atteggiamento vittimistico, perpetuando tali dinamiche nelle relazioni con gli altri. Cioè, nella misura in cui tu capisci che l'altro non esiste, che il mondo è un'immagine della tua anima, tutti sono proiezione della tua anima stessa, non puoi essere più vittima e non c'è nessun carnefice fuori. Difficoltà a elaborare il lutto delle cose finite. La memoria genealogica 8 ha difficoltà di dirigere e assimilare le esperienze lasciando le emozioni non elaborate all'interno della persona. Spesso questi individui soffrono di problemi digestivi e dal colon irritabile. Le difficoltà nell'elaborare il lutto possono causare problemi con l'orzaiolo o persino la cecità, poiché la persona evita di guardare ciò che è finito. Qua anche la necessità di elaborare il lutto, o comunque sia la morte, no? La mente trascendente, quella che nella nostra scuola iniziatica vi porto sempre ad allenare, è una mente superiore alla mente razionale. La mente razionale vede la morte come qualcosa che finisce, mentre la morte è veramente il regno ctonio, sotterraneo, il femminile. È l'ispirazione, la creatività, il femminile, il regno di Ade, dove ci sono i più grandi tesori dell'umanità. Quindi fare il viaggio ctonio, sotterraneo, elaborando ciò che è finito di qualcosa, può essere una relazione, proprio un vero e proprio anche lutto, farsi accompagnare da quelle emozioni, non volendole reprimere, ma come la società invece ti farebbe reprimere l'emozione della tristezza, dell'abbandono, eccetera, eccetera, ma farsi accompagnare dal dolore significa avere accesso a più grandi talenti e potenziali del genere umano, perché finita il processo di trasmutazione tu sei un altro. Territorialità. Il numero 8 può manifestare la necessità di marcare il proprio territorio per delimitare i propri confini. E certo che quando tu ti senti minacciato vuoi delimitare i propri confini. Scusate ragazzi, stavo parlando e mi si è spenta la telecamera, che avevo raggiunto il massimo della memoria. Allora, stavo dicendo, quando tu ti senti minacciato vuoi delimitare i tuoi confini, ok? Non è insolito che queste persone manifestino infezioni urinarie o l'acne come segno di demarcazione del territorio sessuale. Per uscire da questi conflitti castranti è necessario imparare a mettersi a nudo e a lasciare andare il giudizio verso gli altri, anche il giudizio verso se stessi, direi io, i sensi di colpa e imparare ad accettare il mondo così com'è. Non esistono le ingiustizie, tutto succede per una ragione, come diceva Giordano Bruno prima di essere messo a rogo, come vi ho detto prima.
Le persone influenzate dalla memoria genealogica 8 possono essere attratte da professioni che implicano la pulizia e l'ordine, come il lavoro di un giudice, avvocato, psicologo, addetto alle pulizie o chef. Questi lavori possono rappresentare la necessità di purificare le memorie e di ripristinare l'equilibrio e la giustizia nella genealogia. Quindi se in questi giorni vi sentite che volete pulire casa o pulire la macchina, quindi ciò che è pulire è ordine, ok? Fatelo fuori, anche un suggerimento per farlo all'interno, d'accordo? Ok, vediamo adesso cosa mi dice la carta di supporto. La strada. Ringrazio i miei nonni e i miei genitori per i sacrifici che hanno fatto. Ne farò tesoro per iniziare una vita tutta mia. Sì, qua bisogna benedire e battezzare tutto ciò che ha determinato la tua genia, va bene? Quindi con questa luna piena vai avanti, guarda avanti con la consapevolezza di avere un esercito che ti supporta, come vi ho spiegato anche nella preghiera sciamanica. E, perché sulla base di questa consapevolezza rinascerai a nuova vita. Ok. Che cosa ci dicono adesso le carte della numerologia? Vediamo. Conflitto del profugo. Conflitto del profugo. Fammi vedere la nostra autrice cosa scrive su questa carta. 40. Il conflitto del profugo o del pesce fuor d'acqua è un modo figurato di descrivere la sensazione di un disagio o alienazione che una persona può sperimentare quando si trova in un ambiente che le è poco familiare o in cui non si sente a suo agio. È come se il pesce adattato all'acqua si trovasse improvvisamente in un ambiente sconosciuto. Questo tipo di conflitto può emergere in varie situazioni, come quando una persona si trasferisce in un nuovo luogo, si trova in un contesto culturale diverso o si confronta con nuove esperienze che sfidano le sue abitudini e le sue comfort zone. E infatti ci parlava di zona comfort, no? Anche il messaggio: sto bene con me stesso, faccio affidamento su di me, non mi sento abbandonato. Ok, e il senso qual è? È sempre quello. Non dobbiamo vedere il mondo distinto e separato da noi, anche se ci troviamo in un posto che ci sentiamo un pesce fuor d'acqua, in un posto nuovo, abbiamo fatto un trasferimento, ci spostiamo in un luogo e sentiamo una non appartenenza. Tutte le immagini che proietta la tua anima ti appartengono. Quindi tu devi avere a che fare solo con le emozioni che la tua anima ti vuole far sperimentare grazie alle immagini che ti proietta in qualità di situazioni che ti fa vivere, e lasciare che quelle immagini, quelle emozioni lavorino dentro di te. Va bene? Ok, quindi ragazzi miei e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro, ascendente Cancro, Luna o Venere in Cancro. Andiamo a vedere quali sono le memorie genealogiche che la luna piena ti vuole far mettere in luce proprio per essere trascese attraverso l'atto della consapevolezza, ok? Allora, ci prendiamo le memorie genealogiche, gli oracoli genealogici. Vediamo qual è la memoria che deve portare alla luce il Cancro affinché possa essere consapevolizzata e trascesa. Mettiamo qui, poi mettiamo la carta di supporto. Allora, vediamo qual è la memoria che deve essere trascesa attraverso l'atto della consapevolezza. Cancro. Memoria genealogica numero 5. Questa carta è uscita anche all'Ariete e al Leone. Quindi il conflitto con una figura autoritaria, paterna. Nella mia genealogia un bambino non è stato riconosciuto. Oggi accendo una candela donandogli il nome e il cognome. Ok, ti leggo questa carta per avere consapevolezza di questo, corrispondente all'arcano numero 5 del Papa anche. Allora,
Questa memoria è rappresentata dal Papa, la figura centrale tra il cielo e la terra, colui che possiede la chiave dell'apertura e della via verticale che collega i due mondi. La lettera è la quinta dell'alfabeto ebraico e fa parte del tetragramma biblico del nome di Dio. E la sua traduzione è soffio, puro suono che esce dai polmoni senza bisogno che intervenga il palato. È il respiro del Creatore. Un altro elemento della memoria genealogica 5 è il gallo, l'animale sacro del Papa. Un orgoglioso volatile con una sessualità sfrenata, colui che annuncia il sorgere del sole e simboleggia la finestra verso il paradiso. Andiamo a vedere cosa rappresenta questa memoria di cui ti devi rendere capace semplicemente con la consapevolezza. La memoria genealogica 5 rappresenta una figura guida che possiede un'enorme conoscenza accumulata nel corso del tempo. La sua funzione principale non è creare, ma trasmettere e illuminare gli altri. Infatti spesso non opera da sola, poiché il suo scopo più profondo si manifesta nel rapporto con i discepoli o coloro che desiderano imparare da lei. L'aspetto dell'interiorità personale è particolarmente valorizzato, come se la figura del Papa invitasse a cercare le risposte all'interno di se stessi, in una dimensione di coerenza personale in cui non è possibile sbagliare. Spesso, nella vita delle persone con memoria genealogica 5, si nota la presenza di una figura paterna positiva e benefica o la possibilità di affrontare i modelli paterni che ci condizionano o ci hanno ferito. Naturalmente l'aspetto paterno della vita può avere anche i lati oscuri e quindi il Papa può anche rappresentare ferite emotive legate alla mancanza di fede, come il tradimento o il rifiuto del padre nei confronti del figlio. Quindi qua mette l'accento non solo sulla figura paterna, ma mette l'accento soprattutto sulla fede. La fede cos'è? La fede è laddove finiscono le credenze inizia la fede. È la fede nell'invisibile. È l'altra parte della vita, la vita vera che si gioca tutta nell'invisibile. Quindi fede impeccabile negli eventi che ti accadono e che ti stanno accadendo e che ti sono accaduti. Affida le tue preoccupazioni al tuo sposo celeste o sposa celeste, affidati agli dei, come vi insegno sempre in tutti i podcast. Un altro elemento imprescindibile è lo stile di vita che comunica l'arcano del Papa, ossia un'esistenza dedicata al sacrificio e alla rinuncia, con voti di povertà e castità. Questa vita di privazione e repressione personale crea un conflitto interno di svalutazione e dà origine a un atteggiamento libertino. Il Papa oscilla tra eccessi sacri e profani, eterosessualità e omosessualità, conducendo una vita sregolata di cui poi si pente e cerca di correggere solo per ricominciare nuovamente. Vediamo quali sono i conflitti di questa memoria genealogica, di cui ci si deve rendere conto. Nel percorso della memoria genealogica 5 emergono una serie di conflitti e problematiche che possono influenzare la sua vita e il suo senso di identità. Conflitto di valutazione e repressione personale. Il Papa vive una vita votata al sacrificio, alla rinuncia e alla castità, ma si trova in conflitto con il desiderio di esprimere il suo lato maschile e affronta una vita sregolata oscillando tra eccessi sacri e profani. Le persone con questo conflitto possono presentare un comportamento estremamente disciplinato e controllato in alcuni ambiti della loro vita, come nel lavoro o nelle pratiche spirituali, tuttavia questo stesso controllo può portarle a periodi di eccesso quando le restrizioni vengono meno, ricercando esperienze che sfidano le loro abituali restrizioni morali o sociali. Il mancato riconoscimento e la svalutazione è un altro conflitto. Il Papa può aver sperimentato un mancato riconoscimento da parte del padre o dei genitori, con un padre assente o un ambiente familiare che lo svaluta e critica. Ciò può portare a un conflitto interno di svalutazione e a problemi di autostima. Può aver vissuto l'abbandono in un collegio e essere stato oggetto di svalutazione e critiche da parte dei genitori. Questo conflitto può portare a problemi di emicrania, la sensazione di una vita priva di significato e la continua svalutazione personale possono contribuire alla sindrome depressiva che il Papa può sperimentare. Un altro conflitto legato alla memoria genealogica 5 è questo: la violazione delle leggi familiari e famiglie spezzate. La storia menziona un antenato che ha violato le leggi e ha abbandonato la famiglia, creando un senso di rabbia, abbandono e famiglie disorganizzate. Questo conflitto può causare sentimenti di perdita e dolore. Un altro conflitto di questa memoria è la bisessualità e difficoltà nell'esprimere il lato maschile. Il Papa rappresenta i 5 sensi del corpo umano in senso spirituale, ma affronta difficoltà nell'esprimere il suo lato maschile e la sua sessualità, e ciò lo porta a non comprendere la sua vera natura.
Nella vita quotidiana questo può tradursi in un'esplorazione attiva della propria identità attraverso relazioni o esperienze che sfidano le convenzioni tradizionali, cercando di comprendere e accettare le varie facce della propria natura. Un altro aspetto è darsi valore e insegnare agli altri. Per affrontare i conflitti e superare la svalutazione, il Papa trova valore insegnando agli altri e condividendo la conoscenza. La condivisione della conoscenza e l'aiuto agli altri nel loro cammino di crescita possono essere un modo per loro di trovare conferma e apprezzamento del proprio valore. Nella loro professione o nella vita professionale possono dunque assumere ruoli di guida o di supporto, contribuendo allo sviluppo spirituale e intellettuale degli altri. Le patologie più comuni di questa memoria sono problemi respiratori, essendo la quinta lettera dell'alfabeto ebraico il tetragramma biblico del nome di Dio e la sua traduzione in soffio e aria. A parte questo, ci sono problemi di svalutazione come alopecia, sterilità, psoriasi, allergie e problemi ossei, che rappresentano le conseguenze fisiche dei conflitti presenti nella storia. Per affrontare questi conflitti e problemi bisogna imparare a valorizzarsi. Per farlo è importante insegnare e condividere la propria conoscenza, così da uscire dall'offesa e dalla svalutazione. Il lavoro è questo: chi ha questa memoria può diventare un insegnante, un maestro o un professore, offrendo agli altri l'opportunità di apprendere e di sentirsi valorizzati per sviluppare dentro di sé e negli altri un senso di valore personale per trovare l'armonia nella propria anima. Bellissima questa carta. Quello che mi balza agli occhi adesso è questa cosa. C'è un senso di svalutazione in te, ok? Che viene da questa genia. Portare un insegnamento agli altri può supportare questo tuo senso di svalutazione, perché quando tu insegni agli altri e hai riconoscimento da fuori in tal senso, allora tu ti sentirai sempre più valorizzata o valorizzato e capirai che la tua esperienza di vita, con la consapevolezza raggiunta, ha un ruolo importante e impattante per il sociale verso cui insegni. Quindi il senso, io credo che in tutte le cose che viviamo il senso è la consapevolezza di ciò che ci accade. Ciò che ci accade ha un ruolo ben preciso nella nostra evoluzione, affinché noi possiamo sciogliere paure, resistenze e attaccamenti che ci separano dalla nostra prosperità illimitata. Tutto quello che ti accade ha a che fare con le sfide che la tua anima ha preparato affinché possa adempiere a tale scopo. Quindi la consapevolezza di questo ti porta a andare a scemare questo senso di autosvalutazione. Mi spiego? Vediamo qual è la carta che accompagna. La luce di Dio ti accompagna ovunque, che tu sei emanazione di Dio. Quindi soprattutto per voi, ragazzi miei, ragazzi del Cancro, ascendente, Luna o Venere, riguardatevi il video Magia Pratica 9. Magia Pratica 9, dove parlo del Dio ignoto, che è il segreto del potere. Ok. Sono nella luce di Dio, non esiste ombra e non esiste buio, mi immergo nell'amore incondizionato verso ogni mio antenato, emano benedizioni. Sì. I tuoi antenati non sono distinti e separati da te, nella misura in cui c'è uno spirito perturbato di qualche tuo antenato, vuole che tu lo pacifichi. Come lo fai? Dedicando i meriti. E allora con queste carte che sono uscite, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 8 invece, il culto degli antenati, in questa luna piena dedicate i vostri meriti di qualche buona azione o delle azioni spirituali che fate, intese anche sotto forma di insegnamento agli altri o di consigli che date agli altri grazie a quello che avete vissuto. Dedicate i meriti di queste pratiche spirituali ai vostri avi, ai vostri antenati, aggiungendo affinché abbiano una buona rinascita e un buon karma. Ok? Andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo, le carte della numerologia. Scemitudine, fantastica! Esprimo la mia scemità, sono me stesso. Wow! Non abbiate giudizi su di voi. Non abbiate giudizi su voi stesse. Quello che la società reputa scemo, scema, è perché non è secondo i ranghi, non è impacchettato, non è precostituito. Quindi
con la scemitudine, è fantastico. E sia, io vi dico sempre che io sono rincoglionita, no? Io amo il mio essere rincoglionita. Pensavo che questo era un mio problema, che dovevo essere nei ranghi, che dovevo essere impostata in certi modi, dire le parole giuste, le parole corrette, dire così, fino a quando ho capito che questo mio essere rincoglionimento significa essere sempre in contatto con i mondi sottili, con una visione invisibile e che quindi questo mi permette di non essere sempre attenta a ciò che viene detto dall'altra persona, perché io sono attenta a quello che mi dice la sua anima, non a quello che mi dice il suo ego. Io quando parlano le persone mi sento disconnessa, non riesco a capire completamente un discorso a livello logico, però poi gli rispondo talmente perfettamente che è come se avessi seguito il discorso logico, ma gli rispondo su un'altra frequenza perché io sto sentendo l'anima. E questo mio essere in questo modo vi ha definito rincoglionita, ma io sono felice di essere così. La nostra sorella la definisce scemitudine, ma oh, meraviglia! Quindi, ragazzi miei ragazzi, siate belli, scemi e rincoglioniti perché questa è la strada dell'illuminazione. Vi faccio un applauso meraviglioso. Quindi, ragazzi miei ragazzi, io vi abbraccio fortemente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere qual è il messaggio di cui la luna piena si fa portavoce affinché tu possa trascendere un certo tipo di memoria karmica appartenente alla tua genia, ok? Andiamo a vedere qual è la memoria karmica di cui ti devi fare consapevole affinché tu possa trascenderla attraverso l'atto della consapevolezza. Scorpione. Ci mettiamo la carta di supporto. Allora, vediamo qual è la memoria di cui ti devi fare consapevole. Memoria genealogica numero 20. Questo è corrispondente all'arcano numero 20 del giudizio, ossia la resurrezione, la rinascita, no? Dice, io e i miei discendenti siamo liberi di desiderare. I nostri desideri si realizzano, i nostri bisogni vengono soddisfatti. Ti leggo questa memoria in modo tale che tu attraverso la consapevolezza che ne deriva adesso dalla lettura, tu possa trascenderla. Numero 20. Il giudizio. Nell'alfabeto ebraico la lettera Resh, che corrisponde al numero genealogico 20, è connessa con la testa e con le idee superiori, come la chiamata divina o l'epifania di chiarezza e coscienza che sorge dopo momenti di profonda introspezione o crisi. C'è un'illuminazione. Il numero 20 simboleggia un risveglio, il passaggio da un livello di consapevolezza all'altro e l'invito a valutare e giudicare le proprie azioni e quelle altrui con compassione e giustizia. Nei tarocchi il 20 è rappresentato dalla carta del giudizio, il 20° arcano maggiore, che illustra la risurrezione e il giudizio finale. Questa carta parla di redenzione, di compimento e di conseguenze delle azioni passate che vengono alla luce per essere valutate e risolte. Quindi ti puoi anche chiedere quali sono le conseguenze di queste azioni passate che stanno tornando, non solo tue, ma anche di altri antenati. Devi vedere qualcosa che ritorna, che ritorna, che ritorna. Questa memoria cosa rappresenta? Vediamo cosa rappresenta di cui tu ti devi fare consapevole. La memoria 20 invita all'autovalutazione e alla comprensione del proprio percorso di vita, incoraggiando a prendere decisioni che riflettano i veri desideri e bisogni dell'individuo. Cioè, quali sono i tuoi veri bisogni e desideri? Quelli li devi perseguire, questo ti dice la luna nuova. Simboleggia la liberazione dalle restrizioni e dalle castrazioni passate, permettendo l'espressione piena della propria vocazione e il sostegno ai propri cari nel perseguire i loro sogni. Cioè, quando siamo liberi dall'idea che secondo noi dovevamo fare una certa strada, un certo comportamento, una certa direzione, dovevamo prendere una certa direzione della vita, avere un certo comportamento, quando siamo liberi dalle castrazioni che ci hanno indotto a credere determinate cose,
Questa luna piena ti dice: sei libera dalle restrizioni e castrazioni passate adesso, che ti sono servite a superare te stessa, a prendere fede, forza e coraggio in chi sei. Ok, vediamo quali sono i conflitti legati a questa memoria. La memoria genealogica 20 è il centro della coscienza. In sé porta conflitti importanti che vanno analizzati attentamente. Conflitto di autonomia e castrazione, la lotta interna per la libertà di scelta e l'espressione personale contro le limitazioni imposte da figure autoritarie o situazioni passate. Chi vive questo conflitto può trovare difficoltà a liberarsi da vecchi schemi o da influenze esterne opprimenti. Questo si riflette nella vita quotidiana come un perenne sforzo per affermare la propria identità e scelte di vita contro le aspettative e i limiti imposti da genitori, insegnanti, leader o anche dalla società in generale. Cioè ti dice: sei libera, libero, vai. Poi presenta anche quest'altro problema: risoluzione di vecchi rancori familiari. Il giudizio sfida a sanare vecchie ferite familiari e a riscattare membri della famiglia che possono essere stati emarginati o condannati. Avere il peso di antiche discordie familiari può portare a un'esistenza aggravata da non detti o incomprensioni. Nella vita reale ciò può manifestarsi come un impegno costante nel cercare di capire e risolvere questi conflitti, conducendo a un processo di riconciliazione e liberazione emotiva. Superamento dei divieti. Il numero 20 rappresenta la necessità di oltrepassare i divieti che limitano lo sviluppo personale e la felicità. Affrontare i tabù o i divieti familiari può spingere le persone a mettere in discussione e sfidare le restrizioni morali o culturali. Ciò si traduce spesso in un viaggio di scoperta e liberazione, dove la persona impara ad abbracciare pienamente se stessa e le proprie verità, superando i limiti che una volta sembravano invalicabili. Cioè questa carta ti spinge a superare i tuoi limiti. Assunzione di responsabilità per il proprio cammino. Incoraggia a vivere secondo i propri termini, riconoscendo le conseguenze delle scelte personali e assumendosi la responsabilità per la direzione presa nella vita. Questo conflitto enfatizza l'importanza di vivere la vita scelta attivamente piuttosto che subirla passivamente. Le persone possono sentirsi motivate a prendere decisioni consapevoli, accettare le conseguenze delle proprie azioni e plasmarle attivamente il proprio destino. Questi conflitti radicati nella lettera Resh nella carta del giudizio offrono la possibilità di un nuovo inizio, di rinnovamento morale e spirituale e di transizione verso una vita di maggior compimento e autenticità. Lavoro. Le persone con la memoria genealogica 20 possono eccellere in campi che richiedono giudizio e discernimento, come la giurisprudenza, la politica, l'educazione e il sociale. Possono anche essere attratti da professioni che aiutano a riportare alla luce e a elaborare le storie personali e collettive, come l'archeologia, la storia e la genealogia. Queste professioni consentono loro di agire come mediatori tra il passato e il futuro, aiutando gli altri a comprendere e a integrare la propria eredità per vivere una vita più piena e realizzata. Praticamente sta dicendo: supera i tuoi limiti, è tempo, assumiti la responsabilità di quello che fai e in questa modalità co-crei insieme agli dei. Questo ti permette di pronuncia questa bellissima frase che dice: io e i miei discendenti siamo liberi di desiderare. I nostri desideri si realizzano, i nostri bisogni vengono soddisfatti. Ok? Vediamo cosa ti dice l'altro oracolo che accompagna. La strada. Ringrazio i miei nonni e i miei genitori per i sacrifici che hanno fatto, ne farò tesoro per iniziare una vita tutta mia. Allora qua ci dice che abbiamo potuto avere dei limiti anche dalla famiglia o dai discendenti, no? Nel superare i nostri limiti. Però quei limiti erano il trampolino di lancio. I tuoi nonni, i tuoi genitori magari hanno fatto dei sacrifici a seconda del livello di coscienza in cui si trovavano, hanno realizzato il proprio obiettivo di vita, seppur tu non eri d'accordo, seppur tu non sei stata d'accordo, no? Ok. Quella famiglia che hai scelto era funzionale affinché tu realizzassi i tuoi bisogni e desideri. Quindi adesso puoi iniziare una vita tutta tua, tutta nuova, con l'assunzione della responsabilità del tuo capolavoro di vita. Ok. Vediamo cosa ti dice la carta di numerologia. Qual è il consiglio, il suggerimento? Vediamo cosa ci dice, cosa ci aggiunge. Amore. Vivo l'amore dei miei sogni, amo e sono amato.
Probabilmente qua ti sta facendo mettere in luce l'attenzione sull'amore, sulle relazioni di coppia, e ti sta dicendo che questa luna piena ti sta portando a sperimentare un superamento dei tuoi limiti, e soprattutto perché magari in famiglia abbiamo avuto delle situazioni dove ci sono stati limiti nel realizzare dei progetti amorosi. Allora, la consapevolezza di quello che abbiamo letto, magari riascoltati questa parte, la parte che abbiamo letto adesso per prendere consapevolezza, ti porterà a realizzare una vita piena d'amore relazionale. Vivo l'amore dei miei sogni, amo e sono amato. Magari hai questo desiderio di realizzare l'amore dei tuoi sogni. L'amore dei tuoi sogni lo realizzi con la consapevolezza che, come dire, tutto ciò che hai vissuto erano immagini della tua anima affinché l'anima stessa tua potesse ritrovare amore, come vi ho spiegato bene nel video di Amore e Psiche, quando vi ho parlato di amore e psiche. L'obiettivo di ogni uomo, ogni donna incarnata sulla terra è quella di ritrovare amore, come ci racconta benissimo il mito di Amore e Psiche. Allora cosa fa Psiche per ritrovare amore? Immagina tutta una serie di persone, eventi, circostanze, momento storico, affinché possa ritrovare amore con le sfide che le vengono messe sulla strada. In questo caso una delle tue sfide principali è il superamento dei tuoi limiti. Questo ti permette di ritrovare amore. Ok. Wow. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere con questa luna piena quali memorie karmiche della tua genia verranno a galla per essere trascese, cioè andiamo a vedere su quali memorie la tua anima vuole che tu metti l'attenzione in questo momento, prioritaria in questo momento, affinché tu possa trascenderle e andare incontro alla tua realizzazione dell'anima. Allora, vediamo, Capricorno, qual è la memoria che in questo momento è importante mettere in luce per realizzare la missione dell'anima, qual è la memoria della genia, la memoria karmica di cui devi farti consapevole. Ci mettiamo l'altro oracolo a supporto. Vediamo qual è la memoria di cui devi farti consapevole. Memoria genealogica numero 1, corrispondente al mago. Memoria del seme paterno. Cosa mi ha insegnato mio padre? Cosa posso imparare da lui? Oggi riconosco gli insegnamenti paterni. Bellissimo. Ti leggo tutta questa carta per farti prendere consapevolezza, ossia per liberarti dall'ombra di questa memoria. 1. Eccola qui. Il mago, il bagatto, sì. Memoria genealogica 1, Aleph, il bagatto. La memoria genealogica 1 è una memoria che abbiamo tutti e ha una storia che affonda le sue radici nella profondità dei secoli. Infatti è rappresentata dalla lettera Aleph dell'ebraico, dall'alfabeto ebraico e dal simbolo sacro del bagatto che incarna l'essenza primordiale dell'inizio. Questa memoria che cosa rappresenta? Andiamo a vedere di cosa ti devi fare consapevole. Il seme paterno è quindi la prima vittoria di ognuno di noi nella battaglia della vita. Questo numero ritrae un momento unico nella nostra vita, l'inizio di ogni cosa. Per questo io stessa lo tengo sempre accanto a me sul comodino della mia camera da letto per ricordarmi quando mi sveglio e prima di andare a dormire che anche io sono stata vincitrice almeno una volta, superando la prima e la più importante sfida tra tutte, nascere e conquistare il diritto alla vita, che siamo tutti eroi. Ce l'abbiamo fatta tra miliardi di spermatozoi. Ok.
Quindi è proprio da qui che ha inizio tutto, quando il seme feconda l'ovulo e dà avvio alla continuità della linea di sangue, alle memorie genealogiche che ci legano alle nostre radici. Non a caso lo stesso nome ha in sé un significato profondo e simbolico, essendo Aleph la prima lettera dell'alfabeto che deriva dall'evoluzione del geroglifico raffigurante il toro, che nell'antico Egitto rappresenta il dio lunare Osiride, simbolo di fecondità e rinascita. Nel libro Zohar, noto come il libro dello splendore, il comando divino, io sono il tuo Dio, inizia con la lettera Aleph, conferendole un ruolo importante nella tradizione ebraica. Inoltre la memoria genealogica 1 è anche il bagatto, la prima carta degli arcani maggiori dei tarocchi, che rappresenta l'abilità e l'inganno. Nei primi mazzi il bagatto è raffigurato come un giovane artista di strada con gli attrezzi del suo mestiere su un tavolo che rappresentano i 4 elementi: la moneta per la terra, la coppa per l'acqua, la spada per l'aria e il bastone per il fuoco. La carta presenta anche il simbolo dell'infinito che si trova sul cappello del bagatto e simboleggia l'esistenza di dimensioni oltre a quella visibile e l'energia illimitata che proviene da esse. Come hai notato, questa memoria genealogica contiene i germi di ogni futura evoluzione, che ancora deve prendere forma concreta, è pura potenzialità e racchiude in sé ogni cosa. Vediamo quali sono le caratteristiche che ha una persona che presenta la memoria genealogica numero 1, cioè in questo caso quello che tu devi prendere coscienza adesso. Come dicevamo, la memoria genealogica 1, quella del bagatto, ha un tavolo con i 4 elementi, che nella nostra vita può voler dire avere a disposizione infinite possibilità tra le quali scegliere e sulle quali la persona ha il potere di decidere cosa fare. La persona dotata di questa memoria, cioè tu in questo momento, è geniale e spesso risponde a diversi stimoli, inizia molte cose, portandone a termine solo alcune. Tuttavia questa peculiarità non deve essere vista come un difetto, perché l'uno non inizia e finisce, ma dà vita a innumerevoli progetti, spesso necessitando dell'aiuto di un team per completarli. Nella matrice delle memorie genealogiche 1 non compare nella matrice delle memorie genealogiche l'1 non compare poiché la memoria minima parte dal 2. Tuttavia nella numerologia dei comportamenti la persona nata il primo giorno, il primo di ogni mese o a gennaio avrà la memoria genealogica 1 e sarà una persona creativa, indipendente, un leader. I conflitti della memoria genealogica, numero 1, vediamo quali sono. Gli esperti di numerologia biogenealogica utilizzano la matrice del destino per individuare le memorie genealogiche che influenzano la vita di una persona. Analizzando i numeri presenti nella matrice del destino è possibile individuare le aree della vita in cui una persona deve lavorare per superare le sfide ereditate dalla famiglia e raggiungere il proprio pieno potenziale. Nel contesto della numerologia, la memoria genealogica 1 si riferisce a diversi conflitti, andiamo a vedere quali. Questi sono quelli che ti dicono di superare adesso, di metterli in luce. Sfiducia nella figura paterna. Aleph rappresenta l'inizio, il potenziale, la forza creativa e il bagatto. Nei tarocchi simboleggia l'ingegnosità e l'abilità, ma anche l'inganno e il trucco. Il conflitto nasce quando si eredita un'immagine del padre che non corrisponde alla realtà vissuta, creando un divario tra aspettative ed esperienze. Le persone possono dimostrarsi creative e ingegnose, ma soffrono internamente di una mancanza di autentica guida paterna. Ciò può portarla a dubitare delle proprie capacità di iniziativa o di leadership. Conflitto di indipendenza. Il desiderio di autoaffermazione e la necessità di tracciare un proprio cammino senza l'esempio o il sostegno del padre possono essere fonte di tensione. Si rischia di avere difficoltà a lavorare in gruppo, tendenza a isolarsi o a diventare eccessivamente autonomi, a volte al punto di disconnettersi emotivamente dagli altri. Autoproclamazione del leader. Il conflitto nasce dalla pressione di dover essere leader senza un modello paterno da seguire o dall'incapacità di misurarsi con l'autorità a causa di una relazione paterna complicata. Allora, mi viene chiaro che quello su cui devi mettere attenzione in questo momento è il fatto che devi prendere un esempio naturale come esempio di vita. Per avere successo, prosperità rispetto alle tue idee, ai tuoi progetti, questa luna nuova ti sta dicendo: prendi esempio dalla più grande e assoluta potenza esistente nell'universo, madre natura. La natura è prospera. Perché? Perché si dà,
si dà. L'unico esempio che devi avere è l'esempio della natura. Vuoi ottenere denaro, successo, prosperità? Guarda la natura come fa. Guarda la natura come fa. Darsi senza aspettative, questo genera prosperità, ritorno in termini di moneta, di economia. Darsi, 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 con la consapevolezza che più dai, più ricevi. L'amore è l'unica cosa che più dai, più ti torna triplicato. Come vi insegno sempre, no? Nella mia scuola iniziatica, io mi sono data alla nostra comunità, alla missione, a questo lavoro, e quando ho aperto il canale io ero talmente eccitata nel poter tradurre tutte le mie conoscenze avute negli anni con l'ausilio della creazione di splendide narrazioni con i tarocchi, che era la mia eccitazione, non pensavo minimamente al denaro. Era talmente eccitante il darmi e nelle nostre narrazioni, nelle nostre creazioni artistiche bellissime, immaginative, immaginali, chiamiamole come vogliamo, che era più importante che respirare. Quello poi ha generato il denaro conseguente. Quindi immagina come la natura fa. Quello deve essere la tua immagine di esempio. O come il sole, che è natura. Il sole scalda chiunque. Il sole scalda chiunque, non è che scalda uno piuttosto che l'altro, no, il sole dà luce a tutti. Che sia questo l'esempio a cui tendere, ok? Dove stavamo? Sì, mancanza di trasmissione di valori. L'assenza fisica o emotiva di un padre può interrompere la trasmissione di valori e tradizioni, lasciando una lacuna nell'identità personale. Può risultare in una ricerca costante di mentorship altrove o in una difficoltà nell'incorporare e trasmettere valori ai propri discendenti. Conflitto di realizzazione. La tensione tra il desiderio di realizzazione e la mancanza di un solido fondamento paterno può causare incertezza nel perseguire obiettivi di vita. Questa incertezza può portare a cambi frequenti di direzione nella carriera o nella vita personale, alla ricerca di un senso di completamento. La soluzione è trovare un equilibrio con la propria figura paterna e soprattutto la natura ti aiuta a fare questo. Ok? Cioè il lavoro mi dice, se hai la memoria genealogica 1, sei un individuo con doti di leadership e di autogestione, ma necessiti di supporto. Per questo ti adatti perfettamente a ruoli come capo o direttore, dove puoi esprimere le tue capacità decisionali insieme al tuo team. Nel campo dell'innovazione, come nella creazione di brevetti, sfrutti la tua creatività e autonomia, collaborando con esperti per concretizzare le tue idee. Anche nella ricerca genealogica, l'indipendenza nell'analisi dei dati si combina con la collaborazione con altri ricercatori e istituzioni. Ruoli come consulente, coach, così come nella scrittura o nel giornalismo, richiedono anch'essi un equilibrio tra autonomia nel lavoro e interazione con un network più ampio per risorse e supporto. Questi percorsi professionali sono l'ideale per chi cerca di bilanciare la propria capacità di guidare e gestire autonomamente con il bisogno di essere supportato e collaborare con altri. Quindi qua mi sta dicendo in questo momento fondamentalmente ti devi associare alla natura per avere il tuo esempio. Perché abbiamo chiesto in questo momento su quale memoria genealogica ti devi focalizzare. E questo è quello che trasmetterai, guardare la natura come fa. Ok? Vediamo quale carta di supporto. L'abbandono. Qua abbiamo sentito abbandono dal padre o un abbandono che può essere stato percepito dal bambino come abbandono. Io vi racconto sempre che papà lavorava per 12-13 anni, ha lavorato fuori a 350 km da casa, 350 km da casa, tornava il weekend. Quindi la bambina può percepire l'abbandono del padre in tal senso, va bene? Quindi non sono mai solo o sola, la mia vita è piena di momenti stimolanti e meravigliosi. È come se ti dicessero, per andare incontro anche alla tua attività lavorativa, ai tuoi progetti, per portare avanti i tuoi progetti, tu non sei sola o solo. I tuoi avi, i tuoi antenati, i tuoi genitori sono serviti da supporto per superare dei limiti, quelli dell'abbandono, affinché tu potessi andare incontro alla realizzazione.
alla realizzazione dei tuoi scopi. Qua mi dice, no, per fare il lavoro introspettivo, cosa mi ha insegnato mio padre? Cosa posso imparare da lui? Oggi riconosco gli insegnamenti paterni. Allora fatti una lista di ciò che ti ha insegnato tuo padre, con la consapevolezza che qualsiasi cosa tu abbia percepito da papà è stata voluta dalla tua anima, quindi guarda il lato perfetto e positivo della cosa. Che cosa ti ha trasmesso tuo padre? Per esempio, mi viene in mente l'abbandono, no? Qua. Distacco. Ok, il distacco è un elemento fondamentale per non essere aggrappati a zavorre anche del passato, anche emotive. Ho percepito distacco da mio padre, bene, bellissimo. Quello, il lato in luce di quella cosa è il potenziale a cui tendere. Mio padre mi ha dato il distacco giusto per non alimentarmi di zavorre inutili. Quindi anche qui abbiamo il senso dell'abbandono, abbiamo la dea dell'abbandono che ritorna a farci visita. Come vi dico sempre, gli dei sono immortali, le forze, le emozioni sono immortali, sono dei. Quindi la dea dell'abbandono si può essere manifestata primariamente con papà, poi si può essere manifestata con l'abbandono, la sensazione di abbandono di un lavoro, con l'abbandono del partner, l'abbandono del fratello, l'abbandono dell'amica. È sempre la stessa emozione che anima ti fa manifestare, cioè ti fa vivere attraverso vari episodi. Quindi viviti consapevolmente questa idea dell'abbandono, fatti portare nel regno ctonio, sotterraneo, viviti, fatti 5 minuti, chiudi gli occhi in questa luna piena, in questi giorni di luna piena, e sfrutta l'energia di questa luna piena affinché tu possa farti accompagnare mano nella mano con la dea dell'abbandono nel regno ctonio, sotterraneo. 5 minuti, ricordati tutte le situazioni in cui hai percepito abbandono, a partire da papà, per poi arrivare alla consapevolezza di dire: mia magnifica dea dell'abbandono, grazie per essermi venuta a trovare. Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, fammi essere alla tua altezza. Allora la dea ti dà il suo potere, la controparte della medaglia. Ok, vediamo le carte della numerologia. Cosa ti dice? Io so, cioè questo è il mago, cioè gli strumenti. Abbiamo appena finito di parlare del mago. Conosco i misteri della vita, mangio, prego, amo, come il film, vi ricordate il bellissimo film Mangia, prega, ama, bellissimo film. Allora in questa luna piena vi consiglio di rivedervelo, quel film, Mangia, prega, ama, con Julia Roberts, bellissimo, e Javier Bardem, cioè se non sbaglio anche, si chiama così. Questa è la carta di Io so. Tu conosci i misteri della vita. Facendo questo processo tu avrai la consapevolezza di questo. Ok? Ok, detto questo, ragazzi miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere quali sono i tratti che distingueranno la tua presa di coscienza in questa luna piena del 15, cioè cosa la tua anima vuole farti vedere, quali consapevolezze vuole che tu apprenda, risvegliando una memoria del tuo albero genealogico, ok? Affinché tu possa essere consapevole, perché è la consapevolezza che rende l'uomo libero, libero dall'oscurità di ciò che non conosce. Ok, andiamo a vedere quali sono le memorie genealogiche di cui tu ti devi rendere consapevole in questo momento. Quali sono le memorie genealogiche? Toro. Vediamo, prendiamo la prima, va? Poi ci mettiamo l'oracolo di sostegno. Ok,
Andiamo a vedere qual è la memoria di cui ti devi rendere consapevole. Memoria genealogica numero 21, corrispondente all'arcano mondo dei tarocchi. Memoria di una donna morta di parto. Io onoro la vita e posso essere una buona mamma. Fare figli per me e per i miei discendenti non è pericoloso. Caspita, è una memoria importante, molto profonda. Ti leggo subito questa carta per avere coscienza di questo, così tu possa illuminare le zone d'ombra. Allora, memoria genealogica numero 21. Eccola qua, il mondo. Nell'alfabeto ebraico la lettera Shin, che corrisponde al numero genealogico 21, rappresenta il fuoco che trasforma e la luce dell'illuminazione spirituale. Il numero 21 simboleggia il completamento di un ciclo e l'apertura a una nuova fase di esistenza, la coscienza globale e la sintesi di esperienze che conducono a una nuova comprensione olistica della vita. Nei tarocchi il 21 è rappresentato dalla carta del mondo, il 21esimo e ultimo arcano maggiore, che indica la realizzazione e l'integrazione totale. Il mondo è la carta del successo, dell'abbondanza e della piena consapevolezza, rappresentando il culmine di un viaggio e l'inizio di un altro. Andiamo a vedere qual è la memoria di cui ti devi rendere consapevole per trascenderla e realizzare il tuo progetto di vita in questo momento. La memoria 21 rappresenta la ricerca di un senso di appartenenza e l'accettazione della varietà e della ricchezza delle esperienze umane. Simboleggia il viaggio oltre i confini fisici e mentali, l'esplorazione di nuove culture e la scoperta di connessioni più ampie con il mondo intorno a noi. Vediamo quali sono i conflitti di cui ti devi rendere consapevole in questo momento. Avere la responsabilità della memoria genealogica della realizzazione, rappresentata dal numero 21, porta molteplici aspettative. Vediamo insieme come evitare gli ostacoli. Cioè mi sta dicendo qua che tu hai delle aspettative. E la realizzazione delle aspettative che hai. Ci sono però degli ostacoli che possono frenare tali realizzazioni. Andiamo a vedere quali sono, mettendole in luce, tu le trascendi. Il conflitto di appartenenza e identità. L'esperienza di esilio, migrazione o la perdita di connessioni con la propria terra e comunità di origine può essere un tema centrale. Una persona che vive questo conflitto può affrontare sfide legate alla perdita della propria cultura o alle difficoltà di integrarsi in una nuova comunità. Questo può portare a sentimenti di isolamento e a una crisi di identità che li spinge a cercare un senso di appartenenza in altri modi o in nuovi ambienti. Gestione della libertà e dell'indipendenza. Il mondo sfida ad abbracciare la libertà personale e l'indipendenza, superando le limitazioni passate e i confini autoimposti. Coloro che sono influenzati da questo conflitto possono sentirsi limitati dalle loro origini o dalle aspettative sociali. Quindi può essere che tu devi prendere coscienza in questo momento del fatto che vuoi realizzare delle tue aspettative, dei tuoi desideri, hai dei desideri e puoi sentirti limitata o limitato dalle origini, dalle tue origini, oppure da quello che il mondo secondo te vuole da te. Nella vita possono lottare per affermare la propria autonomia e per perseguire i propri sogni e desideri, rompendo contraddizioni e limitazioni che percepiscono come soffocanti. L'altra cosa è il superamento di perdite e separazioni. Il numero 21 può essere legato a storie di separazioni dolorose e alla ricerca di integrità e guarigione dopo queste esperienze. Il dolore causato da separazioni o perdite significative può manifestarsi in una ricerca continua di riconciliazione e completamento. Nella vita quotidiana ciò può tradursi in un percorso di guarigione personale o in impegno per aiutare gli altri a superare simili esperienze traumatiche. Cioè noi aiutando gli altri aiutiamo noi stessi rispetto alle ferite che abbiamo originarie. Ok? Io per esempio la mia ferita originaria
è quella di non aver avuto mai autostima, stima in me stessa. Quindi cos'è che ho fatto nel lavoro di consapevolezza? Ho iniziato a aiutare gli altri ad avere fiducia in loro stessi. Cioè la nostra ferita diventa il nostro insegnamento, perché lottiamo una vita per conseguire la realizzazione di quello che noi vediamo come nostra ferita, di cui il lato opposto è esattamente il potenziale. E attraverso quello che noi consigliamo agli altri, diamo agli altri, noi stiamo mettendo in atto la realizzazione della nostra ferita. Mi spiego? Ok. Vediamo la realizzazione del potenziale globale. Incoraggia a riconoscere e utilizzare i propri talenti per il bene collettivo, contribuendo a un'armonia universale. Questa memoria sfida le persone a utilizzare i loro talenti unici per il miglioramento della società. Nella pratica possono diventare leader ispiratori, attivisti o professionisti impegnati in cause più grandi di loro, lavorando per creare impatti positivi che trascendono i confini personali. Questi conflitti, radicati nella lettera Shin e nella Carta del Mondo, offrono l'opportunità di trascendere i limiti individuali e di contribuire a un livello di consapevolezza che unisce tutte le persone. Il lavoro. Le persone connesse alla memoria genealogica 21 possono trovarsi a loro agio in professioni internazionali, come la diplomazia, il commercio globale, l'interpretariato o il lavoro umanitario. Possono essere attratte da carriere che permettono loro di condividere la propria saggezza e conoscenza, come l'educazione e la formazione, o attività che promuovono la pace e la comprensione interculturale. Il loro cammino può anche condurli a esplorare la spiritualità e le pratiche di guarigione come la medicina olistica, il counseling spirituale o l'arte terapia, utilizzando la creatività come ponte tra diverse culture ed esperienze di vita. Cioè, qua abbiamo capito che ci sta dicendo di tante sono le sfaccettature, nella misura in cui vi siete riconosciuti in questo è il valore a cui, questa è l'attenzione a cui dovete fare riferimento in questi giorni di luna piena per trascenderli. E andiamo a vedere adesso qual è la carta di accompagnamento per concludere poi il messaggio. Che Dio ti benedica! Benedici tutto e tutti affinché si possa realizzare la tua missione di vita, tutto quello che è accaduto, tutto quanto. Benedico tutti i miei avi, me stesso e gli altri, benedico la vita con amore. Quindi non sentirti legata, cioè è come se mi dicessero, no? Mi ha colpito soprattutto il trafiletto sulle origini, a volte i nostri sogni sono limitati dalle nostre origini, cioè dal pensiero, dal giudizio che noi abbiamo sulle nostre origini. E quindi questo spinge a fare cosa? A unire la bellezza di tutte le origini. E quindi ciò di cui devi prendere consapevolezza è proprio questo. Anche qua dice: io onoro la vita e posso essere una buona mamma, fare figli per me e per i miei discendenti non è pericoloso, no? È possibile che abbiamo avuto anche delle problematiche nella nostra genia, della pericolosità del mettere al mondo dei figli, magari per le origini da dove venivamo, o il nostro karma personale o quello dei nostri avi. Benedici tutti i tuoi avi, perché le esperienze che hanno fatto ti hanno portato oggi a fare l'integrazione di tutte le origini, a trascendere i limiti culturali, perché siamo tutti figli di una stessa matrice. E questo ti permette di oltrepassare, di raggiungere i tuoi obiettivi. Ok, vediamo adesso le carte della numerologia cosa ci raccontano in chiusura del messaggio. Il muro, infatti, superare i limiti, superare gli ostacoli che vedi. Posso superare ogni mio blocco, uso la fantasia o chiedo aiuto. Posso superare ogni mio blocco. La carta ti dice: puoi superare ogni tuo blocco. Assolutamente sì.
uso la fantasia. Ci suggerisce di usare il potere dell'immaginazione. L'immaginazione crea, perché è tutto una grande imago, come la chiamerebbe Hillman. È tutta un'immagine dell'anima, è tutta immaginazione. Quello che tu vivi adesso, tu mi stai immaginando a livello animico e io ti sto parlando perché tu mi stai concependo a livello animico. Quindi con l'immaginazione noi superiamo i nostri limiti. Immagina di scavalcare un limite che hai con l'immaginazione, sentiti nella esperienza di aver superato un tuo limite. Vi faccio un esempio. Per adempiere alcune posizioni yoga, io mi immagino che le faccio quelle posizioni, anche se non ci riesco ancora. Quindi è successo che ho oltrepassato il mio limite fisico di fare una certa posizione a yoga nei giorni immaginandomi la perfetta riuscita di quella cosa. E poi ci sono riuscita. Quindi usa l'immaginazione affinché tu possa superare dei limiti che senti, percepisci di avere come evoluzione. E questo ti invito a farlo la luna piena. Utilizza questa potente luna piena per andare incontro al superamento di questi tuoi limiti. Ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Allora, eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere quali sono le memorie di cui ti devi fare consapevole con questa bellissima luna piena affinché tu possa trascendere i limiti o le difficoltà, affinché tu possa essere consapevole di certune dinamiche e poterle trascendere con l'atto della consapevolezza. Allora, vediamo di quali dinamiche ti devi fare consapevole in questo passaggio, con quest'ultima luna piena, per trascendere una dinamica generazionale importante e andare incontro al nuovo anno più libera, più libero. Vediamo un po'. Vergine, qual è la memoria genealogica? Vediamo da quale altro oracolo si accompagna. Allora, vediamo qual è. Memoria genealogica 14, questo è l'arcano della temperanza. Lavora sulla tua consapevolezza, non dipendere dagli altri. La conoscenza ti rende libero, impegnati a conoscere le tue memorie. Questa è una carta di grande equilibrio e di bellezza. Ti leggo appunto cosa ci dice l'autrice rispetto a questa memoria, che la collega all'arcano maggiore della temperanza per avere consapevolezza e conoscenza. Allora, semplicemente io mentre ti leggo tu ne prendi conoscenza e consapevolezza. Questa consapevolezza poi lavora dentro di te, ok? Eccola qui. Nell'alfabeto ebraico la lettera Nun, che corrisponde al numero genealogico 14, evoca con la sua forma il gesto del piegarsi o del cadere, come simbolo di una crisi che porta all'umiltà. Il 14 associato alla resilienza e al rialzarsi dalle difficoltà offre una visione di speranza e di ripresa, suggerendo un momento di riflessione e di apprendimento dalle proprie cadute. Questa lettera, simile al numero 13, con la sua doppia piegatura, rimanda alla necessità di umiltà sia verso ciò che è superiore, sia verso ciò che è inferiore a noi, rappresentando così la dualità della sottomissione e della capacità di superare i momenti di bassa marea della vita. Nei tarocchi il 14 è simboleggiato dalla temperanza, il 14° arcano maggiore che mostra un angelo che versa liquido da un'anfora all'altra, a significare la pazienza e l'equilibrio necessari per fondere insieme gli opposti e trovare un punto di sintesi.
Invece di concludere, la temperanza invita alla continuazione, offrendo un percorso di calma e di graduale miglioramento senza scosse. Cioè, già la luna piena ti sta dicendo in questo momento di continuare, cercando sempre l'equilibrio tra ogni eccesso. Va bene? Stai andando bene, ti dice. Vediamo quale memoria rappresenta però, affinché tu possa andare incontro a questa sintesi della coniutio oppositorum, ossia della congiunzione degli opposti. La memoria 14 guida la persona attraverso una fase di equilibrio e modulazione post-crisi, cioè dopo la crisi. Significa che abbiamo potuto avere una crisi e stiamo andando verso l'equilibrio, siamo già nella fase post. Simbolo di stabilità, essa sottolinea la necessità di moderazione e adattamento, simili all'acqua che si adatta alla forma che la contiene. Cioè, fatti fluire con gli eventi, adesso fluisci, non fare resistenza. Come l'acqua che passa da un contenitore all'altro, questa memoria rappresenta la capacità di fluire, appunto lo dice anche lei, e adattarsi, mantenendo la calma e la costanza nel cambiamento. La lettera Nun e l'arcano della temperanza simbolizzano un percorso di guarigione e di riequilibrio, sfidando l'individuo a trovare serenità e forza interiore. Vediamo quali sono i conflitti di questa memoria di cui ti devi rendere consapevole. Portare con sé la memoria genealogica della crisi e della guarigione, rappresentata dal numero 14, è un percorso che comporta sfide e conflitti interiori. Conflitto di resilienza. Il ripiegarsi della lettera Nun nei tarocchi rappresenta la resilienza necessaria per superare gli ostacoli e la capacità di emergere rafforzati dalle prove. Questo conflitto si manifesta come una difficoltà nel trovare un equilibrio tra il superamento delle avversità e il mantenimento della propria integrità. Gestione dell'equilibrio. La temperanza come arcano enfatizza l'importanza di una progressione calibrata e prudente attraverso la vita, cioè vai piano piano, piano piano. Questo può tradursi in una sfida a trovare la giusta misura tra estremi in situazioni personali e professionali. Superamento delle crisi. Il 14 incoraggia a trasformare i periodi di depressione e crisi in momenti di crescita, richiedendo la capacità di riconoscere il valore nascosto nelle sfide della vita. Tutto ha un ottimo fine, diceva Giordano Bruno. Tale consapevolezza, affidandosi alle emozioni che determina una situazione di crisi, ti conduce a affidarsi proprio a queste emozioni, senza limitarne il flusso, conduce alla trasformazione. Chi vive questo conflitto potrebbe attraversare cicli di alti e bassi, depressioni o crisi, che con il tempo impara a convertire in opportunità di miglioramento, usando tali esperienze per rafforzarsi anziché lasciarsi sopraffare. Bilanciamento tra umiltà e aspirazione. La doppia piegatura della Nun invita a vivere con umiltà, ma anche a riconoscere e aspirare al miglioramento e al progresso, senza cadere in estremi di autosvalutazione e di superbia. Questo conflitto può portare a un continuo lavoro di introspezione e autovalutazione, cercando il giusto equilibrio tra la modestia necessaria per apprendere e l'ambizione di raggiungere i propri sogni e obiettivi. Questi conflitti radicati nella lettera Nun e nell'arcano della temperanza riflettono il percorso di evoluzione e di riequilibrio che promuove l'adattamento e la resilienza come risposte alla sofferenza e al disordine. Lavoro. Le persone con la memoria genealogica 14 si orientano verso professioni che riflettono la cura e il riequilibrio delle dinamiche umane. Consiglieri, terapisti, medici olistici, insegnanti di meditazione e professionisti del benessere che aiutano a ristabilire l'armonia psicofisica incarnano il principio di modulazione e adattamento della temperanza. Svolgono ruoli che aiutano se stessi e gli altri a navigare attraverso le transizioni con grazia e comprensione, promuovendo la crescita e l'equilibrio in ogni aspetto della vita. Mi viene in mente la natura. Vi dico sempre, guardate la natura come fa. Quando tu pianti un semino, ci vuole del tempo affinché germogli quel semino. Devi prenderti cura di quel semino, senza violenza, no? Vediamo a che punto sta. Fammi scavare nella terra. Se scavi nella terra il semino muore. Quindi è come se mi venisse da suggerirvi: contemplate ad occhi chiusi per 5 minuti, almeno per i prossimi
3-4 giorni, l'atto di piantare, magari lo potete anche fare nella realtà fenomenica, di piantare un semino nella terra. Fatelo prima a livello immaginativo, perché l'immaginazione ha potere sullo stato vibratorio e poi nella realtà fenomenica. Un semino nella terra, immaginatevi questo, immaginatevi di prendervene cura e un giorno di vedere spuntare questo semino con il germoglio, poi questo germoglio diventa una pianta, poi diventa un albero, poi fa i frutti. Fatevi questo esercizio di ripetizione di questa immaginazione per almeno 5 minuti al giorno. Questo porta a far lavorare dentro di voi la memoria genealogica del 14 e della temperanza. Ok? Vediamo da quale carta è accompagnata. Dal tabù. Ho il permesso della mia genealogia di liberarmi da tutti i tabù che mi hanno trasmesso, consciamente e inconsciamente. Qua dobbiamo prendere consapevolezza che tutte le forme di tabù o tutti i tabù che tu credi di avere vengono dalla tua genia. Tabù, i tabù, ciò di cui non si può parlare. Ma mi viene in mente una grande cosa, il più grande tabù della società moderna, iperrazionale, squilibratamente patricentrica, iperrazionale, moralistica, il più grande tabù di questa società orientata ai valori maschili è il tema della morte. Il tema della morte è un grande tabù, perché la morte è il regno ctonio femminile, è il divino femmineo. Questo è il più grande dei tabù, perché il regno della notte, dell'invisibile, è il regno della fede. Il più grande tabù è la fede, come la morte, sembrano sinonimi. Quindi tutto ciò che è invisibile, tutto ciò che richiama la spiritualità, l'invisibile, il femminile, è il più grande tabù. Quindi mi viene da dire che è possibile che ci siano delle tensioni, un po' di up and down emozionali legati a questo grande tabù, che ha poi sottocategorie questo stesso tabù. È il tabù del femminile, della notte, dell'inconscio, della morte, che può generare in questo momento, o te lo sta già generando, delle tensioni interne. Allora mi viene da pensare che l'equilibrio deve essere tra visibile e invisibile. Il visibile è ciò che è la parte maschile, l'invisibile è la parte femminile. Equilibrio tra questi estremi, tra questi opposti, con la necessità di avere fede nell'invisibile. Questo è la più grande consapevolezza a cui devi tendere in questo momento. Mi arriva forte questo. Vediamo cosa ci dice. E sappi che i tabù che ti hanno trasmesso erano relativi al grande tabù che è quello della morte, del femminile, dell'inconscio, dell'invisibile. Vediamo cosa ci dicono le carte della numerologia per concludere. La manipolazione, qua parliamo di situazioni di manipolazione di credenze attraverso questi tabù che ti sono stati trasmessi dalla tua famiglia o dalla genia che hanno trasmesso poi la tua famiglia. Manipolazione di natura, questo non si può fare, questo non si può dire, non si parla di questo argomento, non lo dire, non lo fare. Qui abbiamo fenomeni di manipolazione di questa natura. Quindi prendendo consapevolezza della memoria genealogica del 14, tu ti liberi da questo, sapendo che il più grande tabù della storia degli ultimi anni è il femminile, di cui la morte è un aspetto. Il più grande tabù è il femminile. Il femminile cos'è? La fede, la spiritualità, l'invisibile, gli spiriti e Dio. Cioè, questo è il più grande tabù. C'è stata manipolazione a livello della genia, ma la genia si portava avanti la manipolazione di un sistema che già veniva così, depauperato di forza. Quindi prendere coscienza di questo ti porta a liberarti. Mi spiego? Tu sei la fede. No, io sono... Tu sei la fede, io sono la fede.
ok? Io ho fede impeccabile nel divino, nell'invisibile, io ho fede nella morte, perché la morte, dire questa cosa alla tua mente razionale la fa andare in cric, ma in tutti i miei video di magia pratica io vi insegno che cos'è la morte, veramente. Quindi avere fede nella morte significa avere fede nell'invisibile. Come dicono i buddisti, tu sei vivente e morente simultaneamente. Tu hai un corpo visibile in questo momento e un corpo invisibile, con il quale la notte, quando ti addormenti, giri. E quando una persona lascia il corpo fisico, rimane soltanto quel corpo invisibile, che ha comunque simultaneamente anche quando è visibile, quando è vivente. Quindi con questa consapevolezza tu esci da questa manipolazione. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!